Buongiorno a tutti, benvenuti al convegno Una regione digitale a misura di cittadino. È organizzato dal Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione. Un ringraziamento ai relatori, a partire dall'assessore regionale alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi Sebastiano Callari, fino agli ospiti che sono giunti da tutta Italia per approfondire un tema quanto mai essenziale. Restituire il tempo a cittadini ed imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia. A questo serve la semplificazione e attraverso lo strumento del digitale è possibile recuperare il ritardo competitivo, liberare le risorse per continuare a crescere e restituire alla collettività il tempo che ingiustamente delle volte la complicazione dell'amministrazione pubblica sottrae a cittadini e imprese. Di questo si parlerà oggi in questo convegno, che si compone di due parti. La prima analizzerà gli obiettivi che la Regione Friuli Venezia Giulia ha all'interno di una cornice in un contesto nazionale, e la seconda in cui attraverso una tavola rotonda verrà proprio presentata l'attività del centro di semplificazione. A testimoniare quanto la Regione creda e desideri impegnarsi in questa partita, la partita di una innovazione digitale che apra questa casa, diventi proprio una casa per i cittadini, ovvero la facilità con un clic di accedere alle procedure semplici in maniera diretta e in maniera, diciamo, con un grande risparmio di tempo. A testimoniare questo la presenza oggi del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a cui do subito la parola per introdurre e aprire questo convegno. Vi ringrazio e mi scuso se non potrò stare nel proseguo dei lavori, ma ci tenevo ad aprire questa importante iniziativa perché la Regione Friuli Venezia Giulia crede molto nelle possibilità di innovazione e di semplificazione della vita dei cittadini. Però io sono convinto di un passaggio fondamentale, ovvero che l'evoluzione e la digitalizzazione della PA in questi anni sia stata incentrata, e parlo degli anni anche passati, troppo spesso sulle necessità della PA e non sulle necessità dei cittadini. Io ho visto dei processi informatici dove c'è un modus operandi tradizionale e la digitalizzazione cosa prevedeva? Semplicemente di trasportare sul nuovo sistema quello che è sempre stato fatto. Ed è questo l'errore più grande che si può fare, perché porta in realtà a complicare il rapporto del cittadino con la PA, ma penso anche delle altre autonomie locali con la Regione per quanto ci riguarda, invece di mirare a una vera semplificazione. Dunque il processo di digitalizzazione, ma lo sapete sicuramente voi meglio di me, non è semplicemente il passaggio in sistemi informatici, quello che prima era cartaceo, ma è una revisione totale del processo. Ed è per questo che oltretutto nella nostra idea, e questo è l'esempio che portiamo in Friuli Venezia Giulia, noi vorremmo avere chi segue tutta la parte di digitalizzazione in ogni direzione centrale, perché deve essere un consulente che riveda anche tutti i processi interni, perché altrimenti il problema non lo si risolverà mai. Io ringrazio poi ovviamente oggi che sono qui sia Agit che Formez PA, perché la loro importante esperienza a livello nazionale è fondamentale per questo confronto, però credo che mirare al futuro sia quello, e devo dire che possiamo passare attraverso anche delle esperienze di successo che hanno avuto i privati. Il business to consumer oggi ci dà la possibilità di avere degli strumenti a disposizione, delle capacità a disposizione che sono incredibili. Io ho detto prima, adesso scusate, anzi se vi ho fatto attendere, mi intervistava qualche televisione, ho detto noi abbiamo l'iPhone, uno smartphone, che in modo intuitivo, perché la rivoluzione che ha portato Apple, scusate, ma qual è stata? Non quella di portare degli strumenti estremamente innovativi, perché Apple di innovativo ha molto poco, ma quello di uniformare e di saper utilizzare uno strumento rispetto al naturale comportamento dell'essere umano. Ed è quello stato il successo incredibile, dove non è l'essere umano che deve capire, studiare come funziona lo strumento, ma è lo strumento che si uniforma al comportamento naturale dell'essere umano. E ovviamente in modo più semplice probabilmente, non siamo Apple, però è quello secondo me che è da dove deve partire la nostra concezione
di rapporto e della digitalizzazione della PA, cioè qual è il comportamento del cittadino, quali sono gli strumenti che possiamo darle affinché nella sua naturalezza di comportamento possa trovare le soluzioni e la PA ovviamente possa avere i feedback necessari per dare i necessari interventi. Gli strumenti ci sono, ce ne sono anzi in abbondanza, anzi penso superiori a quelli di cui abbiamo bisogno, quindi non è un problema di tecnologia, è un problema secondo me principalmente di riuscire a ottimizzare i processi e uniformarli al nuovo modo di vivere, a cui il cittadino si è già uniformato, già da anni. Io ricordo, scusate, non voglio essere prolisso, io sono stato eletto deputato nel 2008, sono entrato con un cellulare tradizionale, nel 2008, e nel 2013, dopo per anche purtroppo l'eccesso che sia di digitalizzazione, io non riuscivo più a stare senza lo smartphone, perché ormai tutti i processi, anche lavorativi, passavano attraverso lo smartphone. E quindi è chiaro che si è rivoluzionato il mondo. Noi dobbiamo essere all'altezza ovviamente di questa sfida, e lo dico anche da parte nostra. Noi abbiamo avuto, per esempio per quanto riguarda soprattutto il mondo sanità, siamo stati fermi per degli anni, non riuscendo ad avere dei servizi basilari. Io penso alla cartella sanitaria elettronica, dove ad oggi è appena partita e avevamo problemi a portare la cartella digitale da un'azienda all'altra, perché anche quello poi siamo in grado di complicarci la vita da soli per problemi di privacy. Uno doveva stamparsi la cartella, portarla nell'altra azienda, invece di avere a disposizione da tutti i medici, tutti gli ospedali, tutti i presidi territoriali la possibilità di consultare in tempo reale la situazione del paziente. Però è questo su cui dobbiamo confrontarci. Non è semplice, no, perché dirlo a parole così, intervengo 5 minuti, rivediamo i processi, facciamo tutto. Chiaramente sono macchine molto complicate che prevedono anche dei sistemi di controllo nello strutturarsi di un processo, che sono anche utili anche per la tutela del bene pubblico, della trasparenza e del cittadino. Però è chiaro che su questo è il campo di sfida che secondo me abbiamo nei prossimi anni, e sono ottimista, ma dico nei prossimi mesi. Dobbiamo essere in grado di recuperare i gap che abbiamo avuto rispetto ad altre realtà in poco tempo. Chiudo dicendo che il rapporto di cui parlavo prima col privato sarà fondamentale. Noi dobbiamo sfruttare il know-how che c'è stato nel privato per importarlo nel pubblico. Se partiamo un po' dopo rispetto al privato, sì, abbiamo il vantaggio probabilmente di sapere gli errori che sono stati fatti e quindi non ripercorrerli, e questo secondo me può essere un vantaggio che dobbiamo essere in grado di sfruttare. Quindi vi auguro buon lavoro per il convegno di oggi, convinto che possa essere utile appunto a confrontarsi su questi temi in modo molto più tecnico e professionale di quanto sono intervenuto io adesso. Ho voluto soltanto ovviamente fare un quadro generale, però provenendo da questo settore. Io facevo l'analista di mercato per una web agency e un incubatore negli anni passati, prima che iniziassi questa drammatica esperienza politica. Facevo questo e quindi è un mondo che mi appassiona particolarmente, e secondo me quindi bisogna vederlo veramente come una sfida entusiasmante questo tipo di percorso, perché può veramente dare grandi risultati, alleggerire il lavoro, diminuire i costi, perché anche questo bisogna dirlo, e non per diminuire le risorse da erogare ai cittadini, ma per ottimizzare quelle stesse risorse, diminuendo centri magari di costo che possono invece diventare centri di efficienza. Quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, e se permettete concludo veramente ringraziando in particolar modo l'assessore Callari, che ha voluto e sta credendo a portare avanti questo processo all'interno di Regione Friuli-Venezia Giulia, perché è una cosa che magari i cittadini non si rendono conto di tutto il percorso e delle difficoltà che ci sono dietro. Non è una cosa che rivendiamo, evviva, abbiamo cambiato il processo interno della direzione X, però è quello che fa cambiare veramente l'efficienza di un'amministrazione pubblica, e penso di una regione che è molto importante come Friuli-Venezia Giulia, che ha anche molti centri complessi al proprio interno, può cambiare veramente il modo, la capacità di azione, la capacità di intervento e la capacità di dare risposte ai propri cittadini. Quindi grazie mille e buon lavoro a tutti.
Grazie molto, Governatore. Nel suo intervento ha appunto ricordato quanto la Regione appunto lavori da tempo, insomma, e soprattutto anche in maniera diciamo dantesignana. Il centro di competenza regionale per la semplificazione, pensate, è bene ricordarlo, è assieme a quello della Sicilia il primo che è partito in Italia, quindi insomma a dimostrare che in Regione Friuli Venezia Giulia si vuole correre per, diciamo, colmare il divario digitale che ci attanaglia. Non a caso poi l'assessore Callari, a cui lascio ora la parola ringraziando ancora per la sua presenza il Governatore, è coordinatore anche della Commissione Speciale Agenda Digitale della Conferenza delle Regioni, quindi due ruoli molto importanti. Chiedo proprio all'assessore di introdurre questo convegno anche alla luce di questa esperienza. Grazie, benvenuti a tutti, benvenuti in quello che vuole essere il primo passo per promuovere la rivoluzione digitale in questa regione. Diceva prima il Presidente, noi ci crediamo molto, crediamo di non avere la verità in tasca e di non voler perpetrare quello che è il vecchio paradigma della pubblica amministrazione che parla a se stessa e che trasferisce le sue competenze, come giustamente diceva prima il Presidente, dal cartaceo al digitale. Vogliamo cambiare questo. Il titolo del convegno va in questa direzione. Vogliamo una regione digitale a misura di cittadino, cioè vogliamo interloquire con i nostri cittadini e con le nostre imprese partendo da quelle che sono le competenze di base che hanno i cittadini. Cittadini che oggi con lo smartphone si interfacciano con internet, si interfacciano con i vari social network. Ecco, questi cittadini sono pronti per interloquire con la pubblica amministrazione in maniera diversa. Noi dobbiamo cominciare a utilizzare gli strumenti e a formare dei percorsi che i cittadini possano sviluppare. Dobbiamo essere attrattivi, dobbiamo essere seduttivi nei confronti dei cittadini e questo lo possiamo fare se partiamo dall'umiltà di recepire quelli che sono i bisogni. Ecco, il metodo che noi come Regione e il centro di competenza regionale vuole portare avanti è il metodo bottom up. Partiamo dai bisogni, partiamo dai mattoni e pian piano cominciamo a costruire la casa comune e non come spesso si è fatto in Italia purtroppo molto spesso, quello di somministrare la nostra competenza, il nostro sapere, senza che poi questo venga realmente utilizzato. Come vogliamo farlo questo? Vogliamo farlo partendo comunque da quelli che sono i processi che oggi avvengono in tutta la comunità europea. Cosa vuole la comunità europea? E questo, ecco, vediamo se possiamo andare avanti. Ecco, quali sono, diciamo, i punti chiave dell'agenda digitale europea? Vuole creare un accesso gratuito a internet e super veloce e facilmente accessibile per ogni cittadino. Ed è un processo difficile da raggiungere, c'è da superare la burocrazia e c'è da superare anche chi rema contro a questo tipo di progetto. È ovvio che chi guadagna su internet remerà contro la possibilità che l'accesso alle reti sia gratuito per tutti. Dobbiamo guardare a un mercato unico digitale, aumentare soprattutto l'interoperabilità fra i vari dispositivi, fra le varie banche dati. Dobbiamo uscire dall'idea che l'organizzazione del digitale sia un'organizzazione a canne d'organo, con dei silos pieni di competenza ma che non parlano con le altre strutture. Dobbiamo promuovere una società digitale per processi, in maniera orizzontale, in cui tutte le tematiche vengono sviluppate attraverso questo sistema di interoperabilità. Dobbiamo ovviamente investire maggiormente in ricerca, non dobbiamo pensare, la Regione in questo senso qui sta facendo una grossa riflessione, investire in ricerca anche a livello di pubblica amministrazione si può fare partendo proprio da esperienze come queste. Cerchiamo di
dialogare fra di noi, partiamo da questa base comune che è il bisogno di semplificare. E semplificare è un qualcosa che va studiato in maniera, direi, scientifica, e non pensando che questo sia una... Ecco, semplificare non è essere semplicistici. Questa è una cosa che non sempre viene compresa, ma che invece è molto importante. Semplificare significa rendere accessibile e facilmente comprensibile i processi, ma non renderli semplicistici, perché in una realtà come la nostra, in una realtà come quella della pubblica amministrazione, non c'è nulla di semplicistico. Ancora, tema molto importante è quello del contrasto alla criminalità informatica. Il tema della cyber security è un tema molto importante. Ho sentito recentemente la dottoressa Intravaya dire una cosa in un convegno a Palermo, dire una cosa molto importante che mi ha colpito, ma che credo sia assolutamente importante. Ogni euro che si investe in digitale deve avere una controparte di 2 euro che si investano in sicurezza. È una questione molto importante. Noi stiamo trasferendo tutto il valore della nostra società, tutto il nostro sapere all'interno delle reti digitali e quindi dobbiamo proteggerle. È una società che deve proteggere la sua conoscenza e il suo valore, e su questo bisogna investire molto nel futuro. Bisogna migliorare le competenze, alfabetizzare dal punto di vista informatico innanzitutto i dipendenti pubblici, che è un tema assolutamente importante. Purtroppo, vi dico una cosa, io oggi credevo che dall'ente regione e dagli enti locali provenissero molti dipendenti, e invece purtroppo devo constatare che la sala non è piena, e questo la dice lunga su quanto il digitale rimanga ancora un po' in una sorta di penombra, in cui non gli si dà il reale valore. Ed è questo lo sforzo più importante che forse dobbiamo fare, far capire come non sia più possibile sottrarsi all'impegno che noi dobbiamo avere, quello di sviluppare la cultura e la competenza digitale soprattutto presso i dipendenti pubblici. Dobbiamo utilizzare anche e potenziare la tecnologia, per esempio in tutti i temi della tutela ambientale, dell'inclusione anche sociale, nella gestione dell'invecchiamento, ma anche per esempio nelle politiche che prevedano la gestione della sanità. Un po' dappertutto si tendono a fare delle riforme sanitarie senza avere però i dati. Spesso non si parte dai dati, e questo è clamoroso. Si parte da altri presupposti. Tutte le volte che ci si debba occupare, secondo noi, delle persone, dobbiamo partire dai dati, da dati che siano certi, comprensibili e soprattutto che ci aiutino a interpretare i bisogni. E questo è fondamentale, e lo si potrà fare in maniera semplificata e in maniera utile soltanto attraverso le reti digitali. Questi erano i punti chiave che l'Europa chiede dappertutto ai Paesi componenti. E cosa sta facendo da questo punto l'Italia? Noi abbiamo da qualche anno l'agenzia l'Agid, l'agenzia che deve guidare la trasformazione digitale in Italia, e molto è stato fatto, bisogna dire. Per quanto ancora oggi ci releghino agli ultimi posti in Europa per lo sviluppo digitale, in realtà quello che possiamo dire è che almeno in alcune regioni si sono fatti passi avanti veramente importanti. Anche qui purtroppo abbiamo un'Italia a più velocità, che è un vecchio tema che si va sviluppando nella politica italiana da qualche anno. Abbiamo un'Italia a più velocità, ci sono regioni un po' più sviluppate, e bisogna dire anche con orgoglio che la nostra non è certo una regione agli ultimi posti, anzi. È vero che ci sono tante criticità, è vero che ci sono tante cose ancora da fare, però se non altro, diciamo così, delle competenze in regione ci sono, e sono competenze veramente di grande eccellenza. Dobbiamo capire come il tema del digital first
sia fondamentale. Ogni volta che le pratiche vengono portate avanti debbono essere privilegiate le strade del digitale. Dobbiamo cominciare a pensare di rifiutare la possibilità che esista ancora il cartaceo. Io vedo purtroppo che lì dove anche nella pubblica amministrazione il digitale sia diventato centrale e fondamentale, si fa ancora ricorso troppo spesso alla carta. È impensabile che la carta sia aumentata nel momento in cui noi incentriamo la nostra attenzione sul digitale. Questa è una cosa che la vedete tutti nei vostri uffici, dappertutto. La carta, anziché diminuire, è aumentata. E questo è veramente paradossale. Dobbiamo superare questo discorso. Dobbiamo fare lo sforzo di privilegiare sempre i percorsi digitali. Dobbiamo arrivare fino al punto, lì dove esistono le competenze, lì dove esistono le possibilità di rifiutare il cartaceo. Perché solo partendo da questo presupposto che possiamo rinnovare. Se rimaniamo ancorati all'esigenza del cartaceo come diciamo così, riteniamo ancora oggi nella pubblica amministrazione che il cartaceo sia una sicurezza. Non deve essere così, non può essere così, dobbiamo fare uno sforzo importante, ma proprio culturale da questo punto di vista. Credo che soprattutto i giovani questa cosa qui la debbano portare avanti, e debbano essere di sviluppo, ecco, di aiuto allo sviluppo della regione. Quindi, come dicevo prima, dobbiamo modernizzare il tutto partendo dai processi, partendo soprattutto da quello che sono i bisogni dell'utenza. Dobbiamo valorizzare un approccio architetturale basato su logiche aperte e standardizzate che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità di dati e di servizi. Questo è un tema molto importante, quello della struttura, dell'architettura con cui si sviluppano queste cose. Ci sarà proprio alla fine di questa giornata una tavola rotonda in cui si parlerà di questo, come costruiamo l'architettura del digitale all'interno della nostra regione e come deve essere sviluppato in Italia. Gli obiettivi della Giunta del Friuli Venezia Giulia sono qui evidenziati e sono la rinnovata attenzione ai territori, la riforma della sanità, la riforma delle autonomie locali, la sicurezza, lo sviluppo economico, il rilancio del turismo e il rafforzamento del sistema logistico dei trasporti, ma, punto 2 messo in grassetto, la semplificazione della pubblica amministrazione. Nella mia delega questo è un punto centrale. La semplificazione è un valore assoluto anche in termini economici. Semplificare i processi della pubblica amministrazione significa creare valore e soprattutto far diventare sostenibili i costi della pubblica amministrazione. E su questo vale la pena veramente investire tutte le risorse possibili. Digitalizzazione, quindi semplificazione, significa più efficacia, miglioramento dei servizi e razionalizzazione della spesa. Dobbiamo abbattere il digital divide, dobbiamo creare dei percorsi, come dicevo prima, che siano facilitati, che facciano aumentare le competenze digitali per rendere la pubblica amministrazione più vicina ai cittadini. E in questa regione possiamo farlo partendo dalle esperienze che abbiamo già all'interno di questa regione. È già iniziato qualche tempo fa il progetto che ha portato alla creazione dello sportello unico delle attività produttive ed è stato fatto partendo dai bisogni che le attività produttive hanno palesato. È stato proprio un metodo di ascolto in cui si è recepito il bisogno e lo si è tradotto in azioni efficaci. Oggi il SUAP è
una struttura importante della Regione, ha veramente creato un valore di grandissimo interesse per tutti coloro che oggi hanno bisogno di interfacciarsi in maniera semplificata con l'amministrazione, con la pubblica amministrazione, per avere tutte quelle cose che oggi alle attività produttive servono per essere competitivi in un mondo, in un mercato che corre molto veloce e corre attraverso il digitale. Ed è da questa esperienza, da questo primo mattone, che abbiamo pensato di creare lo sportello unico dei servizi, una piattaforma da cui si potrà partire, ogni cittadino, ogni impresa potrà partire per interfacciarsi a tutti i livelli con la pubblica amministrazione. Anch'io, come il Presidente, auguro buon lavoro, perché dopo questa prima parte così di tipo politico, di tipo amministrativo, di visione, credo che sia il caso di cominciare a sentire i tecnici che ci parlano in maniera molto più competente di quella che poi è questa visione tradotta attraverso la visione dei tecnici. Grazie molte, Assessore. Lei ha introdotto appunto il primo degli interventi tecnici che sarà affidato alla dottoressa Daniela Maria Intravaglia, che proprio da una settimana è nuova responsabile della comunicazione di Agid, quindi chi meglio di lei può comunicarci qual è il ruolo di Agid in una PA abilitante. Le devo confessare, dottoressa, che quando io ho letto questo titolo, senza così masticare ancora un po' i termini che sono propri a questo ambiente, ho detto agli organizzatori del convegno: ma abilitante che cosa mi rappresenta? Invece ho scoperto che è un aggettivo molto importante. Abilitante ci consente di dire che cosa, e che cosa soprattutto Agid ha in cantiere, e quali sono, diciamo così, i risultati già ottenuti in questi tempi, ad esempio su molti degli obiettivi che Agenda Digitale si è fissato, ovvero SPID oppure Pago Pa. La sua relazione ci dirà un po' di aggiornamenti anche in questo senso e quali sono anche i risultati ottenuti da Agenda Digitale. Grazie. Grazie a voi per questo invito. E innanzitutto però permettetemi di dire qualche cosa di non rituale rispetto all'intervento dell'assessore Callari, scusatemi. Per me è una sorta di novità assoluta vedere come la politica si stia accostando in modo più tecnico, proprio vorrei usare questo termine, ai nostri temi, perché non è da tutti pensare di svolgere il proprio ruolo politico entrando nel merito come fa l'assessore Callari. Lo dico non per piaggeria, ma per il fatto che già ho avuto modo di ascoltarlo, di vedere come lui si impegna ad entrare proprio nel vivo delle nostre tematiche. Questa secondo me è un approccio importantissimo, e anticipo qui una considerazione che potrebbe essere conclusiva del mio intervento, ma così non me la perdo, ed è questo: secondo me una chiave della risoluzione di alcuni dei problemi importanti del nostro Paese tutto, e ovviamente anche dei problemi che si riscontrano a livello regionale, è proprio quella di riuscire a garantire un miglior dialogo tra politica e amministrazione, dove dentro l'amministrazione si collocano evidentemente anche le aree tecniche. I tecnici e gli amministratori, intendo i dipendenti pubblici, devono ascoltare la politica, devono eseguire gli indirizzi che i politici stabiliscono, e se questi sono dei buoni indirizzi per i cittadini ci saranno evidentemente dei risultati di miglioramento nella qualità dei servizi e quindi delle loro esistenze, per i cittadini come per le imprese. Ma dall'altra parte, quando i politici sanno mettersi in dialogo e anche mettersi in discussione rispetto ai propri saperi, alle proprie competenze di partenza con chi lavora nei servizi pubblici,
si potrà sicuramente ottenere dei risultati molto più importanti, più incisivi, proprio perché ognuno fa lo sforzo di fare propria anche la lingua che parlano gli altri, e questo per me è molto importante. Il titolo che è stato affidato a me per questo intervento è già tutto un programma, vorrei dire, perché parlare del ruolo di Agid per una PA abilitante mi ha fatto subito sorgere la domanda: abilitante per cosa? Ma io rispondo abilitante per la crescita del Paese, almeno così speriamo che sia, nel senso che questo termine della crescita economica, ma io vorrei dire anche della crescita sociale, appunto della qualità di vita per noi tutti, cittadini e imprese, potrebbe avvantaggiarsi di uno sviluppo tecnologico adeguato, inclusivo, come già suggeriva anche l'assessore Callari nel suo intervento. Noi non possiamo andare avanti con una tecnologia che non tenga conto che la tecnologia stessa potrebbe creare dei gap, delle distanze in una parte della popolazione, e noi sappiamo che abbiamo tra l'altro una popolazione particolarmente anziana. L'assessore ha già citato anche tanti riferimenti europei, e questo mi fa veramente piacere, perché denota una consapevolezza che, al di là di quelle che possono essere le visioni specificamente politiche e partitiche di appartenenza, significa che si comprende come noi siamo in un contesto globale, proprio anche grazie, forse a causa della forte informatizzazione e telematizzazione di questi ultimi anni. Quindi non si può non guardare anche al di fuori del nostro Paese, non si può non avere dei riferimenti europei, non si può non avere delle regole comuni in qualche caso, almeno delle regole tecniche che sono degli standard per il dialogo con i sistemi degli altri, che sono delle regole che servono a creare servizi transfrontalieri. Qui siamo in una regione di confine, quindi più che mai questo è un aspetto che potrebbe essere sentito, io immagino, sempre nell'ottica di assicurarsi una maggiore possibilità di scambio anche economico con i paesi limitrofi. Di più, noi abbiamo alle porte dei colossi come la Cina, e guardate, non lo dico per così impressionare, ma sono stata venerdì scorso all'ambasciata cinese, invitata tra l'altro dall'addetto scientifico di quell'ambasciata, che mi diceva della sua consapevolezza di avere in Cina 8.000 studenti italiani, di quanti ce ne siano qui circa 20.000 dalla Cina, al di là di tutti gli immigrati che popolano le nostre città, e di come questi soggetti, che sono appunto in parte anche cittadini nostri, potrebbero assolutamente avvantaggiarsi di una interoperabilità per i sistemi sanitari, la possibilità che un nostro cittadino italiano che si trova in quel paese, anche per turismo, per commercio, per altri motivi, possa avere il proprio fascicolo sanitario accessibile dal medico cinese se succedesse qualche cosa, se avesse un problema di salute, è un aspetto che evidentemente non sfugge a nessuno di voi qui presenti, perché potrebbe dare una soluzione a problemi anche vitali di chiunque di noi si potesse trovare in quelle situazioni. E comunque, venendo più in concreto a cosa fa l'Agid per essere abilitante, l'Agid in questo momento, come sapete, intanto esiste così com'è, con questa configurazione organizzativa e di competenze dal 2012, però ha una storia piuttosto importante a partire dall'AIPA, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, istituita nel 1993. Al momento su cosa incentra la propria azione? La incentra, chiedo scusa, sul discorso, su un documento importante che è il piano triennale per la pubblica amministrazione, per l'informatica della pubblica amministrazione. Il piano triennale non è altro che la traduzione del documento politico Crescita Digitale,
che contiene anche dei riferimenti alla cosiddetta condizionalità ex ante, quindi è importante per i finanziamenti europei, tant'è che noi l'abbiamo dovuto rivedere nel 2016 su impulso della Commissione, ma una volta approvata questa revisione dalla Commissione, noi siamo in grado di garantire a chi presenti dei progetti coerenti con questo documento di favorire che la Commissione garantisca appunto i finanziamenti a sua volta. Il documento strategico politico è stato tradotto in un modello di cui adesso vi dirò qualcosa, perché è un modello secondo me molto importante, molto integrato, che fa capire qual è la visione attuale dell'Agenzia, e poi è stato a sua volta riversato il modello nel piano triennale, che è vincolante per le pubbliche amministrazioni, ma vincolante, io mi sento di dire, in senso positivo, per andare verso una evoluzione dei sistemi e dei servizi digitali per cittadini e imprese che abbiano una coerenza e che soprattutto garantiscano quell'interoperabilità fondamentale per assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dei servizi digitali. E il modello lo vedete in questa slide successiva, io non so se con la luce si veda molto, ma cerca di mettere insieme un po' tutto quello che hanno già fatto le pubbliche amministrazioni, compreso il livello regionale, e qui l'ha detto bene l'assessore Callari, siete anche, mi permetto di dire, fortunati, o meglio le vostre strutture hanno lavorato bene fin qui, perché già c'è uno stato di avanzamento del digitale anche da un punto di vista proprio delle architetture e infrastrutture tecnologiche molto avanzato, molto efficiente. E in questo modello noi abbiamo messo insieme in basso le cosiddette infrastrutture fisiche, cioè i data center, i luoghi che contengono e gestiscono i dati dei cittadini e delle imprese. A livello intermedio quelle che abbiamo chiamato infrastrutture immateriali o sistemi abilitanti, cioè tutti quegli strumenti come SPID, l'autenticazione del cittadino all'accesso ai servizi digitali, PagoPA, la piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici, ANPR, l'anagrafe nazionale della popolazione residente ed altro, che sono trasversali poi a tutti i servizi pubblici. A livello superiore ci sono quelli che fin qui abbiamo chiamato ecosistemi, cioè i sistemi di pubblica amministrazione distinti per materia, che per ora spesso sono un po' dei silos, perché il sistema della scuola non dialoga ancora con quello dei trasporti o con quello della sanità o con quello della giustizia, ma in una prospettiva futura noi, oltre a coltivare che costruiscano il meglio al proprio interno per sé, per i propri immediati bisogni, o meglio per i bisogni dei cittadini in relazione a quella specifica materia di cui si occupano, siano anche capaci di creare dei servizi transfrontalieri a livello orizzontale. E poi a lato abbiamo messo a sinistra il settore della sicurezza, l'ha già detto l'assessore Callari, per me è un aspetto veramente fondamentale e noi come agenzia ci dedichiamo parecchia attenzione, mentre a destra abbiamo messo il tema dei dati aperti, dati che ancora non hanno reso per la potenzialità che hanno, e di questo dirò qualcosa anche in prosieguo. Il piano triennale, come dicevo, è vincolante. Perché è vincolante? Perché cerchiamo di fare in modo che l'evoluzione del digitale nel nostro Paese sia coordinata. Questo senza togliere nulla all'autonomia che sicuramente le regioni e in parte anche gli enti territoriali minori hanno. Però quello che si sta cercando di fare a partire dalla modifica del CAD, del Codice dell'amministrazione digitale del 2016, è di conferire alle regioni un ruolo molto importante di cosiddetti aggregatori anche degli enti più piccoli. Questo nella consapevolezza che la complessità che
in parte il digitale ha portato, perché il digitale ci dovrebbe semplificare la vita, ma la gestione del digitale prevede appunto anche degli elementi tecnici di complessità. Questa complessità non è facilmente gestibile a livello per esempio di comune di 500 abitanti, che oggi come oggi dovrebbe garantire al proprio interno il responsabile della protezione dati, il responsabile della conservazione sostitutiva, il responsabile della transizione al digitale, di cui poi dirò qualcosa. Tanti ruoli, voglio dire, che devono avere un minimo di competenze, non solo sulla materia giuridica che fa sempre da sfondo a tutti questi temi di pubblica amministrazione, ma anche ad aspetti tecnologici, e ovviamente questo non è praticabile, non è pensabile in amministrazioni che magari hanno un solo dipendente addetto ai servizi comunali verso il cittadino. Quindi questo intanto è un aspetto importante. Poi il piano triennale è vincolante perché cerca di porsi nell'ottica di razionalizzare la spesa. Pensate al discorso del consolidamento dei data center, questo è un aspetto per noi molto importante. Non solo la riduzione di tante piccole sale server permetterebbe già di per sé di fare sicurezza informatica, perché significherebbe avere esposti su internet molti meno server e quindi molto meno materia attaccabile dall'esterno, ma per il fatto che consentirebbe una razionalizzazione dei servizi informatici che nella polverizzazione e nella frammentazione non è evidentemente possibile. L'Agenzia per l'Italia Digitale deve, per legge, per codice dell'amministrazione digitale e anche per la finanziaria dal 2016 in poi, coordinare la realizzazione del piano e monitorarne lo stato di avanzamento. Io qui non mi dilungo sui dati che poi tra l'altro forse leggereste con fatica, ma vi invito, se siete curiosi di sapere come proceda questa evoluzione soprattutto delle cosiddette piattaforme abilitanti, che sono quelle importanti rese disponibili dall'Agenzia per essere trasversali a tutti i servizi pubblici, anche dovuti all'autonoma scelta a livello territoriale delle singole regioni. Vi invito a tenere d'occhio il sito Avanzamento Digitale, Trasformazione Digitale, che dà un puntuale aggiornamento su quanti cittadini si sono dotati della credenziale SPID, su quante amministrazioni si siano collegate al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione. E poi da qui emergono dei dati importanti, per esempio dalla parte relativa alla fatturazione elettronica si desume che ci sono 22.700 amministrazioni che hanno da fare il loro pezzettino di contributo all'evoluzione digitale del Paese. Come potete immaginare, una polverizzazione enorme che, se non c'è qualcuno che assume questo ruolo di aggregatori, che noi pensiamo di conferire e speriamo che lo vogliano adottare le regioni, sarà molto difficile che si realizzi. E allora, un altro aspetto importante: quali sono le competenze di Agid che possono risultare abilitanti rispetto a questa evoluzione digitale del Paese? Intanto, come già accennato dall'assessore Callari, la visione verso l'esterno anche del Paese, fare in modo che quello che facciamo possa dialogare tecnologicamente, ma non per un amore del sistema digitale più moderno e più efficiente, ma perché ciò si traduca in servizi transfrontalieri a cittadini e imprese, il discorso di standard tecnologici condivisi. Poi ovviamente una parte delle nostre energie all'interno dell'Agid è dedicata a studi e ricerche, anche se noi non siamo il CNR, non siamo un centro accademico, ma sicuramente ci dedichiamo anche a tenere d'occhio l'evoluzione della tecnologia, abbiamo dei gruppi dedicati a questo.
poi i rapporti con le altre istituzioni del governo che si occupano di digitale e poi la cosa per me più importante e credo più interessante per voi, il raccordo con le amministrazioni territoriali. Allora, intanto, scusate, qui sono andata troppo avanti, ecco. E allora, da questo punto di vista è importantissima per noi la rete dei responsabili della transizione al digitale, una rete che la recente circolare del Ministro Bongiorno ha individuato come fondamentale per la futura evoluzione dei servizi al cittadino e alle imprese. E da questo punto di vista Agid ha un ruolo di coordinamento riguardo a questa rete. Poi c'è un nostro ufficio della progettazione nazionale, oggi guidato da una collega che viene giusto da una regione, dalla regione Puglia, la dottoressa Agrimi. Ecco, questo ufficio ha proprio il compito di restare in dialogo costante e continuo con tutti coloro che svolgono questo ruolo di responsabili della transizione al digitale sul territorio. Poi abbiamo dei gruppi di lavoro, ne parlerà anche più tardi nella tavola rotonda il dottor Pera, che ne coordina alcuni molto importanti, che sono proprio orientati a raccogliere dal territorio, attraverso appunto gli esponenti tecnici che vengono dai vostri uffici, i fabbisogni dei cittadini e fare in modo che questi fabbisogni siano tradotti in risposte adeguate in termini di servizi. E poi un'altra cosa che abbiamo fatto è lo sviluppo di siti che rendono disponibili una massa di informazioni ancora pochissimo sfruttate, i cosiddetti dati aperti. Su questo io mi permetto di fare una brevissima campagna, perché se questi dati fossero più osservati anche dalle nostre imprese, sicuramente queste potrebbero fare previsioni di mercato, indirizzamento dei propri investimenti, mentre ad oggi questo non succede. In più ci sono alcuni siti che sono importanti ai fini del controllo da parte dei cittadini della spesa pubblica, come per esempio soldi pubblici. A breve, capisco che devo accelerare. Ecco, e poi c'è il lavoro che facciamo sulle linee guida. Anche questo non deve essere visto come un'imposizione eteronoma di regole, ma come l'opportunità che poi i sistemi che si vanno sviluppando sul territorio abbiano una capacità di essere interoperabili. Su questo non mi dilungo, sono numerose, qui ho citato solo le più recenti, ci sono poi dei link nella presentazione che vi permettono di andare a verificare poi i contenuti dei testi. Mi soffermo soltanto su una serie di strumenti più concreti a livello operativo che noi in questo momento come agenzia rendiamo disponibili alle regioni. E questi strumenti consistono innanzitutto in una serie di assistenze, mi permetto di dire perché erano state definite accompagnamenti, giustamente il nostro direttore generale appena arrivato, la dottoressa Alvaro, ha detto che suonava un po' come essere badanti, non c'è né bisogno per noi di essere badanti né bisogno per gli enti territoriali di essere badati. Ma queste assistenze tecniche che noi contiamo di attivare a partire da accordi con le singole regioni, che a loro volta traggono fonte da un accordo stipulato da Agid con la conferenza delle regioni nello scorso febbraio, consistono in disponibilità di tecnici ed esperti di organizzazione o su tematiche specifiche, per esempio sulla sicurezza informatica, e un'altra forma importante è quella sul cosiddetto cloud enabling e data center consolidation, cioè sul passaggio al cloud e sul consolidamento dei data center. E poi c'è un tipo di assistenza di tipo generalista che può dare supporto, probabilmente non è il caso della Regione Friuli che ha una certa consapevolezza al riguardo, anche sul piano più generale di come far evolvere il digitale nel proprio ambito territoriale.
E poi ci sono anche strumenti più specifici nell'ottica che diceva dell'inclusione l'assessore Callari. Per esempio abbiamo uno strumento recentissimamente rilasciato di verifica della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, dove accessibilità è un termine tecnico che fa riferimento proprio alla capacità di essere usabili i siti web da parte di persone portatrici di disabilità o problemi fisici o psichici. Ecco, cosa può fare ancora l'Agenzia? Intanto mantenere aperto e approfondire sempre di più questo dialogo con gli enti territoriali, che sono per l'Agid il vero veicolo, come dicevo già prima, dei fabbisogni del cittadino, perché anche noi a livello centrale vogliamo fare nostri quei principi di cui parlava l'assessore prima, la centralità del cittadino, digital first. La dottoressa Alvaro cita spesso il principio once, cioè il principio una tantum, deve essere digitalizzato, conferito dal cittadino o dall'impresa una sola volta ed una sola, il dato, l'informazione, il documento digitale, e questo non deve essere replicato n volte, anche perché questo poi ha dei costi, quantomeno in termini di spazio storage, che anche l'informazione in bit occupa. E poi vorrei così anticipare un discorso che come comunicazione vorremmo cavalcare prossimamente all'interno di Agid, cercare di fare un po' di benchmark, come si dice oggi, cioè individuare le migliori pratiche che ci sono a livello territoriale, e sicuramente questa dei SUS è assolutamente per me dirompente, innovativa e meritevole di questa attenzione, e favorirne il riuso, perché in questo sta anche una chiave di soluzione di tante inefficienze che ci sono ancora nel nostro Paese. Grazie per la vostra attenzione. Grazie molte dottoressa Intravai. Allora io introduco il prossimo relatore, è il coordinatore tecnico della Commissione Speciale Agenda Digitale, Dimitri Tartari. La Commissione ha un ruolo di elaborazione di posizioni politiche costituzionali sul tema dell'agenda digitale, strategie che poi sono sottoposte all'attenzione della Conferenza delle Regioni per mettere a fattore comune tutte le esperienze realizzate sul tema della digitalizzazione. Il dottor Tartari è anche ovviamente responsabile all'interno della Regione Emilia-Romagna proprio della promozione del digitale, e ricordiamo che appunto Regione Friuli Venezia Giulia, oltre le altre 6, abbiamo citato prima la Sicilia, ma anche l'Emilia Romagna, hanno appunto attivato un centro di competenza di semplificazione. Prima di lasciare la parola al dottor Tartari, mi permettete però ancora un ringraziamento ai direttori centrali che sono qui in sala. Si è appena alzato, ma era qui presente il direttore generale, il dottor Milan, che ringrazio per essere qui, perché è un convegno dedicato veramente anche a loro e soprattutto a loro, e vedo la dottoressa Manca qui con noi, il dottor De Minuti dell'ufficio stampa, quindi grazie per essere qui, e credo trasferire tutte queste informazioni all'interno dei vostri settori di lavoro. Grazie, e quindi lascio la parola al dottor Tartari, pregandolo di essere velocissimo e di recuperare il tempo perduto. Grazie. Farò del mio meglio, e anzi, vediamo, se ci riesco sarà come dire, avrò ottenuto un risultato buono. No, intanto grazie tante per l'invito, per la possibilità di intervenire all'assessore Callari e alla Regione Friuli Venezia Giulia. Ci tengo a sottolineare anch'io che il fatto che sia stato organizzato questo incontro ha un valore locale, ma un valore anche di livello nazionale, come diceva la dottoressa Intravaglia, perché chiaramente iniziative come queste sono un embrione sul quale costruire, e perché le regioni a loro volta, altre regioni a loro volta hanno iniziative simili, e quindi quanto sia importante la dimensione della rete e del mettere in relazione i territori regionali. Questa era una premessa per spiegare velocemente che cosa è la Commissione Agenda Digitale della Conferenza delle Regioni, e forse, nonostante sia un dato oggettivamente conoscibile, anche che cos'è la Conferenza delle Regioni. Lo dico non perché
non vi considero informati sull'argomento, ma perché molto spesso e volentieri nella mia regione, in Emilia-Romagna, quando si parla delle attività che io svolgo nell'ambito della Commissione, nell'ambito della conferenza stessa, sono consapevole del fatto che non tutti i colleghi hanno chiari i funzionamenti della conferenza e che cosa effettivamente la conferenza faccia. Quindi la conferenza delle regioni riunisce i presidenti delle regioni italiane e fa attività di istruttoria su principalmente bozze di decreti o posizionamenti delle regioni rispetto a scelte che abbiano una commistione decisionale, o che siano scelte interregionali o siano scelte che invece vincolano o coinvolgono anche il livello nazionale con poi la conferenza Stato-Regioni o anche gli enti locali con la conferenza unificata. Questo vuol dire che ci sono commissioni che si occupano di vari argomenti, quelli più classici della pubblica amministrazione, quindi i settori di intervento delle regioni, la sanità, l'ambiente, trasporti, infrastrutture, e da oramai 3 anni è stata costruita una nuova commissione che ha una competenza a tutto tondo sull'agenda digitale, intesa come gli argomenti che sono stati prima citati dall'assessore Callari e quindi un po' gli obiettivi che vengono definiti a livello europeo e che sono stati definiti a livello europeo. Quindi ci occupiamo di una vasta gamma di tematiche e molto spesso questo compito lo facciamo in come dire, coordinamento con altre commissioni che hanno la competenza specifica. La Commissione negli anni, in questi ultimi anni, si è occupata in modo particolare di alcuni dossier che ci tengo a sottolineare, quindi da un lato il Piano Nazionale Banda Ultralarga, che oramai penso tutti conosciamo anche perché ci sta interessando e sta coinvolgendo molti svariate centinaia di comuni in giro per l'Italia e saranno migliaia da qua al 2020-2021. Quello è frutto di un accordo quadro che è stato fatto tra la conferenza e il Mise con una compartecipazione di spese, quindi arrivando a una base di risorse che è oltre 3 miliardi e che poi ha prodotto i bandi che hanno permesso in questo momento al concessionario, quindi a Open Fiber, di iniziare i lavori e andare a portare, molto semplificando, la fibra in tutte le abitazioni delle aree a fallimento di mercato. Un altro dossier rilevante che è stato citato prima è il piano crescita digitale, a cui chiaramente anche su dettame, diciamo così, della Commissione europea, ma in accordo con il livello nazionale c'è stato un lavoro a 4 mani nella stesura della prima versione, poi un po' delle revisioni che sono state fatte, e non ultimo il piano triennale dopo e prima il CAD, nel senso che la conferenza, la Commissione Agenda Digitale ha sempre avuto un ruolo istituzionale nel contribuire e validare, potremmo dire così, o comunque esprimere un parere su una serie di passaggi che sono fortemente significativi per arrivare al punto in cui siamo, che è stato molto ben descritto dalla dottoressa Intravaglia. Oggi la Commissione ha nella sua i dossier principali che la Commissione sta trattando e che abbiamo preso che sono stati gestiti dall'assessore Callari, che ne è presidente, quindi una presidenza politica della Commissione, sono sostanzialmente 2. Sono quello del piano banda ultralarga, che è vero che ha avuto uno sviluppo ma che ha una fase 2 che è ancora da avviare, quindi da un lato il monitoraggio e il controllo di quello che si sta facendo nella prima fase e dall'altra parte uno slancio rispetto a quella che è l'intervento nella fase 2 per quanto riguarda le aree grigie, quindi quelle non a fallimento di mercato. Su questo con un posizionamento che è stato fatto a settembre abbiamo già fatto un primo incontro preliminare con il Mise, quindi con i responsabili del Mise che seguono questo tema, l'avvocato Bellezza e il vice capo di gabinetto, e su questo diciamo così che abbiamo avviato un'interlocuzione che chiaramente non è soltanto fare cose e vedere gente, scusate se faccio anche un po' alleggerisco un po' l'intervento, ma è sostanzialmente elencare le problematiche che le regioni hanno rilevato, fare un passaggio con i livelli nazionali per affrontarle singolarmente e trovare delle soluzioni, quindi nella sostanza risolvere problematiche e criticità. Dall'altra parte c'è sostanzialmente il piano crescita digitale e il piano triennale. Su questo la Commissione ha trovato un posizionamento congiunto, quindi una posizione che vale per tutte le regioni. Questo non è sempre semplice, ma è molto importante ottenerlo, perché è chiaro che poi uno dei temi che ci vengono riportati frequentemente dai livelli nazionali, da Agid, dai ministeri e così via, è che siamo 20 regioni,
non è sempre facile come dire, interagire con tutti i eventi e riuscire ad avere posizioni congiunte. La Commissione fa sostanzialmente questo. Comunque il posizionamento porta a confermare ovviamente la scelta di attuare l'accordo quadro a cui si è fatto riferimento e andare a costruire dei piani regionali, scusate, degli accordi regionali siglati con Agid. All'interno di quegli accordi noi dobbiamo declinare in modo attuativo quelli che sono gli obiettivi del piano triennale, che condividiamo, andando però a fare una selezione di priorità. Questa è un po' la posizione delle regioni. Quello che stiamo dicendo è che il piano triennale totalmente condiviso ha molti, forse troppi obiettivi. Troppi non vuol dire che non siano corretti, vuol dire che abbiamo la necessità di dargli una scansione temporale e un livello di priorità che sia più specifico, e dall'altra parte siamo consapevoli come sistema delle regioni che la caduta del piano triennale a livello territoriale necessita di un ruolo da protagonista delle regioni stesse e di risorse per farlo. Quel comune di 500 abitanti a cui prima la dottoressa faceva riferimento è un comune che ha bisogno di un accompagnamento, no? Da sostituire con un'assistenza tecnica. Ma in alcuni casi anche un po' un accompagnamento tipo da badante, nel senso che al di là della battuta c'è veramente una grande necessità, perché i comuni sono da 500 abitanti, ma in alcuni casi sono anche da 50, lo sappiamo bene in alcune regioni come la Lombardia, il Piemonte, ma non solo, anche in Emilia Romagna, ma meno, ne abbiamo pochi, però ci sono anche qui in Friuli Venezia Giulia, immagino che ci siano dei comuni molto molto piccoli. Ecco, in quei casi quando il responsabile della transizione digitale è anche il vigile urbano, che non esiste più, però intendo dire il capitano della polizia municipale, ed è anche magari il ragioniere, ed è anche qualcos'altro, è chiaro che l'accompagnamento o il supporto, l'assistenza tecnica che deve essere fatta deve essere molto invasivo, molto accogliente. Su questo le regioni vorrebbero e vogliono fare questi due passaggi fondamentali, cioè da un lato identificare alcune poche priorità da far cadere in tempi brevi, e dall'altra parte identificare delle risorse umane ed economiche che permettano poi di fare e di esercitare questo ruolo. Credo che peraltro sia l'unico modo per realizzare gli obiettivi che sono stati indicati nei piani, e dall'altra parte per realizzare e non, fra virgolette, fallire nuovamente rispetto alle promesse che sono state fatte. Io questo lo ricordo sempre, ma non è una critica a qualcuno, è una critica a noi stessi sostanzialmente. Noi oramai dal 99-2000 che diciamo, tanto penso che sia un convegno principalmente dedicato agli addetti ai lavori, ripetiamo che in breve tempo avremmo evitato ai cittadini di fare le code, di riversare nuovamente i propri dati nel momento in cui chiedessero dei servizi pubblici ai vari livelli di governo e così via. Tutto questo sostanzialmente non in tutti i casi, perché non è questo, però diciamo così, se dovessimo fare una media non è avvenuto, questa è la media nazionale. Abbiamo la necessità di invece fare una promessa che siamo in grado di mantenere, ed è per questo un po' che l'input delle regioni è quello di focalizzare su aspetti specifici, su priorità definite, e quelle riuscire a realizzarle però trovando le risorse necessarie. L'ultimo punto che volevo fare era quello legato al fatto che effettivamente esistono differenze fra il livello di attuazione del piano triennale o delle agende digitali regionali a livello territoriale. Questo secondo me, è una mia opinione, deve essere colto come un'opportunità, quindi anche la chiusura che è stata fatta credo che sia molto importante, l'opportunità di andare a costruire dei modelli. Sarà impossibile, o almeno io credo che sia impossibile immaginare un modello valido per tutto il territorio nazionale. Ci abbiamo già provato, qualcuno ci è già passato e non ci siamo riusciti, ma non ci si riesce sul digitale come tendenzialmente non ci riusciamo su altri argomenti, quindi bisogna prendere atto del fatto che ci sono differenze, che ci sono modelli differenti,
andiamo a studiare i modelli che funzionano e proviamo a fare riuso di un ventaglio di opzioni, perché effettivamente ci sono territori che si sono sviluppati in modo difforme. Ultima cosa su questo, ma lo sanno bene gli amici di Agid, noi abbiamo una grande necessità di un rapporto costante con l'agenzia, un rapporto che ci permetta di sviluppare dei piani di lavoro e andarli a monitorare periodicamente. Quindi benissimo i gruppi di lavoro che sono già in corso, che hanno continuato a lavorare nei mesi e negli anni. Probabilmente, lo lancio adesso anche se non l'ho condiviso con nessuno, non sarebbe male immaginare una sorta di, non vorrei chiamarla task force perché dà l'idea di un ulteriore luogo, però un momento periodico, magari mensile, nel quale c'è un check dello stato di avanzamento dei vari dossier e che ci permette un allineamento costante, perché chiaramente le cose sono tante da fare, 20 regioni sono molte, su questo non possiamo negarlo, e quindi a volte qualcosa sfugge e non è un bene né per gli uni né per gli altri. Grazie. Grazie molte dottor Tatari anche per il recupero eccellente, e allora lascio la parola, introduco l'ultimo intervento prima della pausa e sarà l'intervento di Francesca Ferrara. Francesca Ferrara è componente di Formez dal 99, è stata responsabile di progetti di semplificazione amministrativa e normativa, di misurazione e riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese. In precedenza ha lavorato presso istituti di ricerca e formazione, presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Tecnopolis, dottorato in ricerca in sociologia, studi al MIT e al Massachusetts Institute of Technology e in Inghilterra alla Essex University. Allora oggi parlerà di che cosa? Lei è responsabile del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione appunto di Formez. Ricordiamo che cos'è Formez, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla Presidenza del Consiglio e alcune amministrazioni centrali di Stato e ad alcune amministrazioni regionali associate. Dunque, introdurre che cos'è in sostanza il centro di competenza regionale per la semplificazione di cui abbiamo parlato fino adesso, però calato in una, diciamo così, visione un po' più nazionale. Poi a dirvi invece quali sono le attività che sono proprio oramai in itinere nel centro che fa capo alla Regione Friuli Venezia Giulia sarà la relazione successiva di Monica Feletic. Quindi lascio la parola alla dottoressa Ferrara e grazie. Grazie a tutti. In questi ultimi mesi sono venuta parecchie volte qui a Udine, abbiamo fatto altre iniziative simili e questa ovviamente è la più importante, di più ampio respiro, ciò a testimoniare come tra i vari centri di competenza che abbiamo attivato all'interno del progetto, dei quali vi parlerò poi brevemente, sicuramente in questo momento per vari motivi che poi forse emergeranno anche dal mio intervento, quello della Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente il più attivo. Il mio compito in questo intervento era appunto, come diceva chi mi ha introdotto, di ricondurre, diciamo, il centro dell'esperienza del Friuli Venezia Giulia in un contesto più ampio. Qual è un contesto più ampio? Per intanto il primo contesto più ampio è quello della programmazione 2014-2020, che ha una serie di obiettivi tematici, di cui due sono particolarmente importanti, che è quello di rafforzare la capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e l'altro di migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, del quale Formez è organismo in house, il Dipartimento della Funzione Pubblica è organismo intermedio per quanto riguarda
diciamo, il coordinamento in qualche modo tra questi due obiettivi. Questo a testimoniare cosa? Che non può esserci, diciamo, una riforma o un cambiamento della pubblica amministrazione senza, diciamo, migliorare sia le infrastrutture sia le competenze digitali. Che ruoli ha il Dipartimento della Funzione Pubblica? Quali ambiti di competenza? Qui sono elencati tutti quanti e in particolare, diciamo, quello che per noi è importante in questo momento è quello che viene chiamato la riduzione degli oneri regolatori, un termine che, diciamo, non ha moltissimo, ma che di fatto vuol dire semplificazione. Nel PON governance e capacità istituzionale, all'interno del quale è stato attivato questo progetto, all'interno del quale abbiamo collaborato con la Regione per creare il centro di competenza, individua un'azione specifica, ecco, un'azione specifica che è sostanzialmente quella di realizzare interventi coordinati ai vari livelli dell'amministrazione per ridurre gli oneri e i tempi dei procedimenti amministrativi e in particolare quelli che interessano le attività di impresa. Questo, diciamo, è importante perché per la prima volta all'interno di questa programmazione viene evidenziato come interventi di semplificazione non possano che coinvolgere tutti i vari livelli di governo, da quello statale a quello locale. E inoltre, diciamo, sempre in questa azione viene fatto esplicito riferimento agli sportelli unici per le attività produttive e quindi attività di affiancamento questa volta di attività di affiancamento, che forse può essere, diciamo, un compromesso tra, diciamo, l'accompagnamento e la consulenza, senza parlare di formazione, che ovviamente poi c'è sempre attività di affiancamento agli sportelli unici per le attività produttive e alle altre amministrazioni coinvolte nella gestione di procedure complesse, diciamo, le procedure complesse, poi vediamo se abbiamo tempo di dire che cosa sono. All'interno di questa azione il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato due progetti, uno si chiama Delivery Unit Nazionale, direttamente gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e l'altro che invece è quello che questa volta è supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che invece è stato affidato a Formez PA. Purtroppo sono ancora solo due, ecco, questo è anche un problema di burocrazia, di mancata semplificazione, nel senso sono ancora solo due, mentre ci sono disponibili altre risorse, numeri, diciamo, da capogiro, diciamo, della nuova programmazione, sia a livello nazionale sia a livello regionale, e che quindi forse dovremmo impegnarci tutti per poterle diciamo, rendere disponibili al più presto. E questo, diciamo, della burocrazia nella gestione di progetti finanziati dai fondi comunitari è un problema che ancora permane. Che cosa fa questo progetto del Formez? Alcune delle quali, diciamo, sono state svolte anche in forte collaborazione con un'altra agenda, che è quella per la semplificazione, e alcune delle quali sono state svolte anche in particolare con due gruppi dell'agenda per la semplificazione, uno per la modulistica standard e uno sull'interoperabilità, con i quali ovviamente collaboriamo con Agid. Queste sono le attività che diciamo, stiamo realizzando, alcune per esempio quelle di formazione attraverso webinar, quindi attraverso supporto, diciamo, tecnologici a distanza, hanno coinvolto migliaia di persone, quindi c'è una grande richiesta di formazione su temi della semplificazione, sia di carattere generale, quindi dalla SCIA alla conferenza dei servizi, ma anche su, diciamo, tematiche specifiche. Uno che ha molto successo è questo degli spettacoli
tentacoli all'aperto che interessa moltissime amministrazioni, pur essendo diciamo, una cosa che dura un giorno, coinvolge una serie di strutture che devono soggetti che devono rilasciare varie autorizzazioni. Tra queste attività ovviamente c'è, mentre appunto alcune hanno raggiunto numeri incredibili, c'è quello dei centri di competenza che invece è l'attività in qualche modo più sperimentale. Che cosa è un centro di competenza? Io ho cercato diciamo, di rendere in qualche modo anche graficamente, in realtà è una modalità di creazione, sviluppo e di trasferimento di conoscenza che appunto sono stati sviluppati nei vari anni e in vari studi tematici. L'attenzione ai centri di competenza, che poi casomai potete vedere le slide più tranquillamente, l'attenzione ai centri di competenza sembra diciamo, essere ritornata in voga. C'è per esempio nel 2016 il governo ha presentato un piano nazionale Industria 4.0 che tra l'altro individua i centri di competenza, non ne conosco gli effetti, però premetto, non so come sia andata a finire, però individua i centri di competenza quali punti di snodo importanti per trasferire verso il sistema delle imprese le conoscenze sulle tecnologie digitali. Ma centri di competenza in qualche modo si stanno sviluppando sia in ambito accademico sia all'interno anche appunto di parchi scientifici e tecnologici, sia all'interno di pubbliche amministrazioni, poi vedremo quali, anche su altre tematiche. Io ho fatto una breve ricognizione, per esempio in ambito ambientale, in ambito tecnologico, ma anche diciamo, all'interno di studi umanistici. Nello stesso tempo cresce anche all'interno delle pubbliche amministrazioni diciamo, l'interesse ai centri di competenza. Per quale motivo? Io li ho elencati. Risulta fondamentale creare dei centri di competenza nelle pubbliche amministrazioni per alcune cose alle quali anche si era stato accennato in precedenza. Prima di tutto diciamo, per riconoscere, perché non sempre cioè è vero, il patrimonio intellettuale che c'è all'interno delle amministrazioni pubbliche, ecco, che sicuramente c'è, è disperso in vari uffici, è disperso, però è un riconoscimento che sicuramente va dato alle pubbliche amministrazioni che hanno un patrimonio intellettuale di competenze tecniche e non solo al proprio interno, e l'altro per diciamo, garantire la circolazione di queste competenze sia all'interno della pubblica amministrazione, della stessa pubblica amministrazione, poi chi mi seguirà diciamo, vi illustrerà anche che cosa è emerso dall'analisi di queste competenze all'interno della vostra regione, e sia per farlo circolare tra amministrazioni. Perché poi un centro regionale un centro di competenza sulla semplificazione? Ma sostanzialmente perché in questi anni sono state varate tantissime norme o tantissime, sì, direi soprattutto norme di semplificazione, ma tante sono state le norme e tanto poco invece è stata, almeno fino a qualche anno fa, l'attenzione a come queste norme venivano implementate e quindi in qualche modo se funzionavano o meno. In alcuni casi diciamo forse si semplificava di più non seguendo le norme all'interno dell'amministrazione o non seguendole diciamo pedissequamente. E l'altro motivo per cui è importante creare un centro di competenza sulla semplificazione all'interno tra amministrazioni è perché al contrario di altre competenze tecniche le competenze sulla semplificazione sono di carattere trasversale, nel senso possono essere dipendono diciamo non da quello che uno ha studiato ma o da quello che uno fa, ma da come ci si pone anche rispetto, quindi sono disperse tra vari uffici delle amministrazioni, ecco, non si può creare un ufficio semplificazione all'interno dell'amministrazione, bisogna raccogliere le varie competenze che su questo tema ci sono.
Quindi il progetto, vado velocemente, prevede che noi forniamo con le amministrazioni interessate ovviamente, infatti abbiamo fatto una ricognizione su chi era interessato, sperimentiamo questa modalità di centro di competenza e possiamo fornire appunto supporto alle amministrazioni sia nella fase di start-up sia nella fase di realizzazione delle attività. Come forniamo supporto? Un po' attraverso lo scambio di buone pratiche, ma anche perché il progetto ci consente, diciamo, di mettere a disposizione delle amministrazioni che vogliono creare dei centri di competenza, dei professionisti che possono insieme agli esperti interni all'amministrazione, ecco, no, questa non è assistenza tecnica in questo caso, insieme agli esperti che sono già all'interno delle pubbliche amministrazioni possano attivare questo centro di competenza. Quali sono quelli attivati? Qui riporto le regioni, ovviamente ci sono diversi livelli di formalizzazione, i primi 4 li hanno proprio formalmente istituiti. Formalmente può essere attraverso una presa di visione della Giunta, come è stato del Friuli Venezia Giulia, può essere come attraverso decreti, perché la Sicilia, che invece appunto è più molto formale in queste cose e quindi fa decreti di costituzione eccetera, attraverso invece uno scambio di lettere con la Calabria e la Campania. C'è un caso particolare che è quello dell'Emilia Romagna, dove invece con l'Emilia Romagna non si è costituito un centro di competenza, ma c'è un gruppo di lavoro interno all'amministrazione che già preesisteva e che quindi, diciamo, raccoglie competenze di vario genere, di diversi uffici, e con loro abbiamo organizzato un programma formativo, diciamo, molto interessante. La Sardegna, qui c'è il dottor Vacatello, invece anche in Sardegna, ecco, non c'è ancora un'istituzione formale, anche perché in qualche modo loro sostengono che già esiste e quindi vedremo di migliorarlo con le attività del progetto. Termino perché ho preso troppo tempo, stranamente, possiamo andare avanti. Ovviamente alcuni di questi contesti, dico le condizioni di partenza, alcuni di questi contesti nei quali è nato il centro di competenza erano contesti nei quali già ci si era impegnati negli anni precedenti a fare alcune cose da un punto di vista, diciamo, informatico, tecnologico, creando strutture di coordinamento tra amministrazione regionale ed enti locali. E un carattere comune che hanno tutti questi centri è che in qualche modo sono incentrati sul SUAP. Io qui ho elencato per quale motivo. Sono incentrati sugli sportelli unici per le attività produttive, perché è proprio lo sportello unico che, insomma, negli ultimi anni ha messo assieme potenziamento di risorse umane, dotazioni informatiche, gestione telematica del procedimento e così via. Un'ultima cosa, il centro di competenza diciamo, si è rivelato particolarmente efficace, tant'è vero che i centri di competenza che abbiamo costituiti sono inseriti, per esempio per quanto riguarda il Friuli e per quanto riguarda la regione siciliana, nel piano di rafforzamento amministrativo della regione, per quanto riguarda la Calabria nelle zone economiche speciali. Però è un processo complesso, dedicato. Per quale motivo è un processo complesso? Perché richiede un attivo coinvolgimento di diversi uffici regionali, richiede soprattutto un commitment politico, qui questo non è un problema, diciamo, che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, perché infatti, diciamo, a nome del Formez e anche del Dipartimento di Funzione Pubblica ringrazio l'assessore Callari, che subito da quando l'assessore ha mostrato un grande interesse, quindi questo problema qui non ce l'abbiamo, e perché richiede spesso delle riprogettazioni, anche perché cambiano spesso, risente, essendo una struttura interna alla regione, di cambiamenti, diciamo, di tipo politico e organizzativo. Qui elenco poi i principali
risultati raggiunti dai centri di competenza, che sono sostanzialmente un maggiore coordinamento tra gli uffici delle amministrazioni e tra regione ed enti locali. Hanno fatto anche proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e soprattutto stanno mettendo a punto strumenti a supporto della semplificazione che vanno da manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. A tal proposito ci sono le ottime linee guida della regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia sull'autorizzazione unica ambientale. Infatti ho invitato anche gli amici del Dipartimento Ambiente a tenere casomai anche un webinar su queste tematiche. Quindi, riassumendo, i centri di competenza riassumono i concetti di rete, innovazione, circolazione e aumento di conoscenza, però che rimandano anche a un concetto forte utilizzato in varie discipline, quale economia, sociologia, pedagogia, rimandano secondo me al concetto, perché ogni tanto mi ricordo di essere sociologa, al concetto di capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? Io per chiudere vi ho scritto soltanto alcune definizioni. Una è la prima che compare, per chi si ricorda ha studiato queste cose, che è del 1916 di questo signore Hanifan, che era un pedagogo di fatto, un innovatore scolastico, così. Capitale sociale si riferisce a quei beni intangibili che contano più di un'altra cosa nella vita quotidiana delle persone: la buona volontà, l'amicizia, la partecipazione, i rapporti sociali tra loro che costituiscono un gruppo sociale. Se una persona entra in contatto con i suoi vicini e questi a propria volta con altri vicini, si determina un'accumulazione di capitale sociale. E l'altro è di un famoso sociologo francese, Pierre Bourdieu, che dice che il capitale sociale è la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento. Quindi è qualcosa che rimanda alla forte interazione dalle persone, ovviamente favorito dalle tecnologie, e penso che questo possa essere un modo di chiudere il mio intervento, quindi ripensando anche a quanto importante siano le relazioni tra le persone, soprattutto anche in contesti come la vostra regione, che mantiene ancora un forte senso di identità e di comunità e quindi di capitale sociale, elementi che non sono superati dalla globalizzazione, ma spesso paradossalmente ne vengono rafforzati. Grazie. Dottoressa Ferrara, quale miglior modo per introdurre al momento principe che favorirà le relazioni interpersonali tra di voi? La pausa caffè. Però vi prego una cosa, siamo stati molto bravi, quindi vi aspetto alle 11:10 e riprendiamo i lavori. Ringrazio i relatori di questa tavola e prego l'assessore ovviamente di essere presente anche nella seconda parte, quindi grazie alla dottoressa Intravaglia, grazie al dottor Tartari e alla dottoressa Ferrara. Grazie e buona pausa.
Ricominciamo i lavori, prego accomodarvi. Mamma mia, sforato biecamente. Questa foto di gruppo. Monica, Ma non dobbiamo cambiare? sì, credo. Avete cambiato già i Abbiamo posti? cambiato, Bene, sì, sì. Cioè, allora Dimitri forse non c'è visto. Dunque ricominciamo questa seconda parte del convegno dedicata all'approfondimento proprio della realtà del Friuli Venezia Giulia e cominciamo proprio dal Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione che è nato nel 2018 per realizzare e monitorare le azioni previste dall'Agenda Semplificazione 2015-2020, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite di Formez PA. Si avvale appunto di 2 consulenti esterni alla Regione che tra poco saranno nostri relatori e per però proprio raccontarvi storia e attività del centro ora lascio la parola a Monica Feletic che è coordinatrice del centro. Il titolo della sua relazione richiama proprio il claim che è stato scelto per questo centro, ovvero fare rete per creare valore, il metodo bottom up, è la seconda parte che appunto ci spiegherà Monica Feletic. Grazie. Riprendo una suggestione che ci ha lasciato Francesca Ferrara nel chiudere il suo intervento. Francesca, come avete visto, ci ha espresso un concetto, quello di capitale sociale, che è un concetto importante perché è il concetto della rete, del fare valore attraverso il lavoro di rete, il lavoro di squadra, le relazioni sociali, la buona volontà, l'attitudine al cambiamento. Sono tutti valori che per fare rete, per fare una squadra che produce dei risultati concreti nel raggiungimento degli obiettivi di semplificazione sono imprescindibili. Noi andiamo sempre in cerca, e ne troviamo tanti, credetemi, all'interno delle pubbliche amministrazioni, di colleghi che condividono questi valori e che ci consentono di metterli a fattor comune, capitalizzandoli e socializzandoli. C'è quindi quel trasferimento di conoscenze e di competenze a cui accennava Ferrara molto bene prima, che ci consente di lavorare attraverso questo meccanismo del fare sistema, del fare rete, capitalizzando veramente i risultati. Anche l'assessore Carla mi fornisce un suggerimento quando lui ha citato lo sportello unico attività produttive come uno switch off già realizzato. È vero, in effetti lo sportello unico è l'unico esempio, possiamo dire ben realizzato, di amministrazione comunale, in questo caso interamente digitalizzata. Ecco, il mio racconto qui è il racconto di un'esperienza, vi racconto come siamo passati dal modello di rete realizzato dal gruppo tecnico regionale che si è occupato di sportello unico attività produttive e tuttora se ne occupa, è vivo e vegeto il nostro gruppo tecnico SUAP, tant'è che si è riunito anche la scorsa settimana per
prendere comunque delle decisioni. Vi racconto come siamo passati da un concetto di gruppo tecnico regionale SUAP, che si è occupato di semplificazioni per gli ospedali unici, attività produttive e quindi in particolare per le imprese produttive di beni e servizi, come siamo passati, dicevo, al centro di competenza regionale semplificazione. È un'esperienza quindi di gioco di squadra. Siamo partiti nel 2011 col gruppo tecnico per arrivare a febbraio nel 2018 nel centro di competenza semplificazione col supporto di Formez e del Dipartimento. Abbiamo visto, come ce l'ha spiegato lucidamente Ferrara, come i centri di competenza in Italia abbiano storie diverse e come abbiano anche meccanismi di istituzione diversi. Il nostro tutto sommato è smart, nel senso che sì, c'è stata una delibera della Giunta, abbiamo un mentore che è il nostro assessore Callari, che ci dà grandissima forza in nel credere che questo meccanismo, che opera di fatto dal 2011 già col gruppo tecnico, questo meccanismo delle reti, sia la strada giusta per poter arrivare ad una cultura della semplificazione, perché semplificazione è un insieme di strumenti, di metodologie, ma anche un insieme di come dire, atteggiamenti della persona, e quindi fa parte anche della nostra cultura, del nostro modo di essere, la semplificazione. E strumenti, perché può essere strumenti digitali, può essere procedure, può essere preferire l'utilizzo di semplici manuali piuttosto che continuare a scrivere norme, ma è soprattutto un modo di essere. Il centro di competenza ha un perimetro sicuramente più ampio di quello del gruppo tecnico SUAP, lo dico perché so che sono presenti in sala e li ringrazio molti colleghi degli sportelli unici comunali attività produttive, però lo dico per le persone presenti che non abbiano particolare confidenza con i SUAP. I SUAP sono uffici comunali obbligatoriamente telematici, ed è per loro che il gruppo tecnico SUAP ha lavorato dal 2011 per generare una soluzione informatica unica per tutta la regione sulla quale essi si potessero appoggiare, risolvendo anche quel problema di frammentazione digitale che spesso, come è stato detto nei precedenti interventi, ha costituito una variabile con dei costi piuttosto pesanti. Il fatto di aver realizzato quindi una piattaforma unica digitale per consentire agli sportelli unici del Friuli Venezia Giulia di gestire, come obbligo di legge peraltro in modalità assolutamente telematica, le procedure amministrative per le imprese, è stato il nostro punto di partenza. Da qui parte l'esperienza centro di competenza. Quali sono i nostri valori? I valori di entrambi i due gruppi di lavoro, perché alla fine sono dei gruppi di persone che sistematicamente, seppur con una certa flessibilità, si riuniscono, fanno delle analisi, si pongono naturalmente degli obiettivi ben chiari e poi producono una o più soluzioni e poi decidono qual è la soluzione migliore, coinvolgendo sempre lo stakeholder, l'utente finale della soluzione. I valori sono evidentemente quelli della semplificazione che abbiamo detto, quindi guardiamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di condividere obiettivi concreti, puntuali, magari pochi, ma ben condivisi dal network, obiettivi di semplificazione che può essere di tipo normativo, amministrativo, procedurale, culturale e anche digitale. Ci consideriamo tutti allo stesso livello, cioè non esiste il concetto dell'amministrazione, di un'amministrazione che predomina, di un'istituzione che è, come dire, prevaricatrice. Ci consideriamo tutti allo stesso livello perché c'è fiducia, c'è rispetto, perché siamo reti di inclusione aperte a chiunque voglia collaborare per realizzare questo progetto di trasformazione digitale. Siamo, come dico io, degli ecosistemi fluttuanti, ossia operiamo attraverso tavoli di lavoro a forte vocazione territoriale, sì, e anche a forte base volontaria, cioè chiamiamo a raccolta tutti quelli che credono in questa operazione e lo facciamo diciamo così, componendo e ricomponendo e scomponendo questi gruppi di lavoro
secondo l'esigenza del momento. C'è ovviamente uno zoccolo duro, il gruppo tecnico SUAP per esempio, avendo il compito anche di legge di occuparsi di SUAP, ha un suo perimetro, ha una sua rete attorea piuttosto definita dalla norma. Il centro di competenza, che rappresenta un po' la sua evoluzione, è un pochettino invece più volatile, tra virgolette, nel senso che è un network più ampio di soggetti. Quindi nella slide che vi presento, ecco, per farvi capire meglio come può essere considerato il centro di competenza rispetto al gruppo tecnico SUAP, c'era una volta, ed è partito nel 2011, il SUAP, che ha realizzato il portale regionale degli sportelli unici, che ha affiancato attraverso il meccanismo delle reti e della collaborazione interistituzionale gli sportelli nella loro opera di anche riconversione, se vogliamo, digitale, perché erano abituati ad una prassi amministrativa cartacea e si sono dovuti attrezzare per affrontare la sfida digitale. Questo era nel 2011, il suo perimetro era occuparsi di attività produttive di beni e servizi ed è composto dagli attori indicati dalla norma. Il centro di competenza del 2018 invece è una rete più ampia, una rete ancor più, vorrei dire, multilivello, nel senso che coinvolge più istituzioni pubbliche, multilivello, quindi non soltanto ovviamente la Regione e i Comuni, ma anche tanti altri attori pubblici, ma attenzione, qui questa rete si compenetra fortemente anche col privato. Abbiamo bisogno di un partenariato pubblico-privato per poter andare avanti col lavoro del centro di competenza, semplificazione. Se di semplificazione vera vogliamo parlare, c'è sempre questa attenzione, fare rete per creare valore, c'è sempre questa attenzione al valore pubblico che noi dobbiamo dare, e per dare valore pubblico attraverso le soluzioni di semplificazione che andiamo a definire, l'utente finale, come è stato già richiamato più volte in precedenza, è la nostra priorità. Ecco perché il centro di competenza, ma anche il gruppo tecnico, sperimentano poi con l'utente finale le soluzioni procedimentali, amministrative, le modulistiche, ma anche i software. Quindi in questo momento ci concentriamo anche sull'aspetto delle semplificazioni software. Brevemente, 7 anni da che vive il gruppo tecnico, e ripeto, continua a vivere, ad essere operativo il gruppo tecnico SUAP col suo perimetro di azione che riguarda la realizzazione di un servizio digitale per le attività produttive di beni e servizi. Cosa vuol dire? Abbiamo realizzato una piattaforma che consente fondamentalmente a coloro che avviano attività produttive, quali tutte, attività commerciali, turistiche, artigianali, è indifferente, insomma, attività produttive di beni e servizi, piuttosto che devono costruire fabbricati o impianti ad uso produttivo, abbiamo creato una piattaforma unica. Bene, questa piattaforma è uno standard regionale di front-end ma anche di back-office. Abbiamo messo cioè a disposizione dei nostri sportelli uno standard anche rispetto a ciò che sta dietro. Una volta che la pratica è arrivata, loro hanno una soluzione software che consente di gestire la pratica inviandola velocemente agli enti che sono coinvolti nel procedimento unico. E questo è un qualcosa di verificabile, misurabile, oggettivo. Chiunque può verificare che la soluzione FVG è uno standard realistico, realizzato, opera tra l'altro il portale SUAP dal 2013, certo in costante evoluzione, siamo arrivati alla 12ª revisione, sempre grazie all'aiuto dei nostri utenti. I nostri utenti, cioè le persone che compilano le pratiche, ci raccontano quali sono le loro difficoltà, le loro incertezze, il peso a volte, perché a volte il peso può essere anche percepito come un peso, il digitale, e noi cerchiamo di raccogliere questo feedback in tutti i modi possibili, che siano questionari, che siano moduli fabbisogni formativi per quanto riguarda le esigenze che hanno anche gli sportelli lato back office, che siano riunioni, incontri, momenti di formazione per quanto riguarda i compilatori, ma anche call center telefonico e richieste via mail. Ecco, l'ascolto è sempre una componente fondamentale quando dobbiamo revisionare il processo, soprattutto, ma non solo, insomma, ma soprattutto il processo digitale.
Abbiamo uniformato le procedure, le modulistiche, naturalmente anche prima, devo dire la verità, che arrivasse la riforma Madia, ci siamo preoccupati di affrontare il tema delle modulistiche uniche regionali, edilizia, ambiente, attività produttive. Oggi naturalmente ci misuriamo con la modulistica unificata nazionale a cui la Regione FVG è perfettamente allineata. Facciamo parte di quei tavoli di lavoro di cui ci raccontava prima Francesca Ferrara, i tavoli di lavoro modulistica. Abbiamo definito tanti accordi con gli enti terzi che poi hanno a che fare con le procedure SUAP, i vigili del fuoco, le camere di commercio, le aziende per l'assistenza sanitaria. Questi accordi servono sia per diffondere l'importanza della cultura digitale anche tra gli enti terzi che ci vengono dietro. All'inizio certo c'è un po' di resistenza, un po' di difficoltà verso il cambiamento, perché è un cambiamento forte il passaggio dall'analogico, dalla carta al digitale, ma la soddisfazione che si ritrae una volta che fatto l'accordo, vedi che l'accordo funziona, misuri i risultati, perché noi non siamo ancora molto bravi nell'attività di misurazione, ma sappiamo che dobbiamo esserlo di più, dobbiamo impegnarci di più sul monitoraggio dell'attuazione degli accordi. Per quello che abbiamo già fatto però vi posso dire che questi accordi, che sono accordi che cercano di semplificare, no, le procedure anche attraverso la soluzione digitale, hanno degli effetti positivi per la comunità o per i destinatari del servizio, che in questo caso sono le imprese produttive di beni e servizi. Abbiamo definito linee guida regionali, Francesca prima ha citato le linee guida AUA che sono state recentemente revisionate e ripresentate in un apposito evento all'inizio di ottobre. Ci occupiamo naturalmente del rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli attraverso tutta una serie di strumenti che sono qui indicati, ma soprattutto, come vi dicevo, l'ascolto. Che cosa ci siamo resi conto? Gli sportelli unici, quindi il portale SUAP ospita circa 700 procedimenti amministrativi e sono procedimenti interamente digitalizzati. Ma se escludiamo il portale SUAP, che peraltro serve i comuni, ci siamo resi conto che la Regione, ma anche altre pubbliche amministrazioni regionali, non dispongono di strumenti analoghi. Non siamo effettivamente, non siamo ancora permeati né di una cultura digitale diffusa, né tantomeno di strumenti digitali diffusi. Quando va bene usiamo la PEC, quando va male usiamo la carta, ben sapendo che nel rapporto tra imprese e pubbliche amministrazioni la carta è proprio vietata. Quindi o andiamo online con i portali o al massimo ci è consentito di usare la PEC. Bene, ho fatto una piccola verifica solo per darvi un'idea della quantità di procedure amministrative di competenza della Regione, di competenza delle aziende sanitarie, di competenza dei comuni. Sono solo una lista di piccoli esempi tirati fuori da internet per farvi capire che se quei 700 procedimenti SUAP sono già disponibili in modalità digitale, ce ne sono centinaia e centinaia, anzi oserei dire meglio migliaia, rilasciati, procedimenti che riguardano domande dei cittadini e delle imprese verso gli enti regionali. E per enti regionali intendo sia la Regione che appunto aziende, ARPA, ma soprattutto i comuni. I comuni hanno anche loro un capitale proprio di procedimenti come la Regione veramente formidabile e non c'è nulla di digitalizzato. Ecco che quindi l'esperienza, non ve li leggo perché purtroppo la voce oggi non mi assiste, ma li trovate comunque online. Ecco che quindi da qui, da tutti questi ragionamenti, da queste osservazioni, dall'ascolto del territorio, nasce in qualche modo sia il progetto Centro di Competenza che poi il progetto di Sportello Unico Servizi, di cui la collega Ceschin e a seguire insomma si parlerà. Soprattutto nella tavola rotonda. Siamo quindi che cosa? Riassumendo, il centro di competenza è un facilitatore, noi siamo bravi a tenere le relazioni, sì, ve lo dico, siamo bravi a tenere le relazioni, lo possiamo dimostrare e documentare, ma non serve, perché poi la presenza di tanti colleghi che ci seguono da anni è per me la testimonianza più piacevole di questa realtà. Chi aiutiamo? Noi aiutiamo il servizio sistemi informativi della Regione Friuli Venezia Giulia in questa
processo di ascolto delle esigenze dei cittadini e delle imprese. Come possiamo realizzare questo portale unico dei servizi che ospiti tutti i procedimenti autorizzativi, indifferente poi che vengano attivati con istanza, con segnalazione certificata, con comunicazione, non ha molta importanza, però sono tanti e sono rilasciati appunto da soggetti diversi. Come lo possiamo fare questo progetto, questo grande, mettere insieme a fattor comune tutto questo insieme, tutta questa complessità? Beh, abbiamo detto sicuramente con l'ascolto. Cosa ci chiedono cittadini e imprese? Lo abbiamo abbiamo acquisito queste informazioni attraverso i metodi che vi dicevo prima, quindi possiamo riassumere così: cittadini e imprese chiedono un front-end unico per tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, quindi non è solo un'esigenza, non è un qualcosa che noi caliamo dall'alto, è un qualcosa che viene bottom up, sono le persone che chiedono alla pubblica amministrazione di realizzare un portale unico per tutti i servizi, ma cittadini e imprese chiedono anche di conferire i dati una sola volta, sono stanchi di dover ridigitare i dati n volte su n portali diversi, oppure senza un portale doverli riscrivere nelle PEC sulla carta. Vogliono poter recuperare e riusare i dati, possibilmente anche se questi dati sono stati geo-riferiti. Chiedono semplificazione dei processi e formazione digitale. Tutto sommato, le pubbliche amministrazioni, quelle che si rapportano con noi, quindi i nostri colleghi della Regione, i comuni, gli altri enti regionali, in particolare le aziende sanitarie, chiedono cose simili. Loro si concentrano di più sui sistemi di back office che recuperino automaticamente i dati dal front-end, quindi dal software che invia la pratica, anche loro georiferimento dei dati per attività statistiche di pianificazione, semplificazione dei processi, formazione amministrativa e digitale. Una cosa leggera, noi abbiamo anche come centro di competenza ad andare a osservare quali sono i comportamenti. Ecco, questo è un esempio perché dobbiamo vedere come va il mondo. Vedete, ci sono persone, una persona del 32 che chatta, va su Facebook, scrive WhatsApp, è quasi come il nipote classe 1998. Noi stiamo attenti a questi comportamenti. Guardiamo anche come cambiano le tendenze globali. In Italia nel 2017 la popolazione online cresce del più 7% rispetto al 2016, però preferiamo usare i dispositivi mobili per navigare in internet piuttosto che il PC, quindi questo è importante, stiamo attenti a questo quando progettiamo i servizi digitali, devono essere a misura di cittadino, quindi anche a misura di mobile, di smartphone. Poi abbiamo il problema delle competenze, dobbiamo trasformare il dipendente pubblico nel primo sostenitore della trasformazione digitale, quindi ci serve fare formazione per diffondere la cultura digitale. In questo abbiamo degli alleati, cito l'ANCI che ci sta dando una grossissima mano col progetto Next PA, e quindi ve ne parlerà poi Arianna Risso di questo progetto di formazione interna alla Regione che però poi contiamo, progetto di formazione per una cultura digitale diffusa, che però contiamo poi di poter diffondere a tutti gli sportelli e anche alle altre pubbliche amministrazioni regionali. Ancora abbiamo bisogno di conoscere le metodologie di mappatura dei procedimenti e dei processi amministrativi. Non possiamo, ha detto qualcuno, trasferire sul digitale ciò che si fa in carta e dobbiamo prima semplificare i processi amministrativi per poterli poi reingegnerizzare in chiave digitale, ma anche qui siamo tra virgolette ignoranti, abbiamo bisogno di essere accompagnati e formati, e questo il centro di competenza, è compito del centro di competenza occuparsene in accordo e con l'aiuto appunto dei soggetti formatori. Chiudo dicendovi questo, progettiamo assieme, è il nostro leitmotiv, l'avete credo capito, spero che anche se la mia voce è così un po' rauca abbiate capito quanto siamo, è un messaggio chiaramente questo che vi porto, ma vi posso dire che tanti di noi, veramente tanti, condividono questo messaggio e che, come mi piace dire, all'interno della pubblica amministrazione ci sono oggi tante persone nella Regione,
ma anche nei comuni, nelle aziende sanitarie, in ARPA, in tutte le PA regionali ci sono persone che credono in questo processo e che ci vogliono dare una mano. Bene, io le ringrazio, tante di loro sono presenti, tanti di loro sono sicura che si uniranno a questo coro, a questa rete, per aiutarci a fare meglio per il bene di tutta la comunità. Vi ringrazio. Grazie molte a Monica Felettig e ora lascio la parola a Giannina Ceschin, che è funzionaria del SIEG, il Servizio in Sistemi Informativi e e-Government della Regione, che ci racconterà appunto come si potrà passare dall'esperienza, per ora molto positiva, dello sportello unico per le attività produttive, il SUAP, a quest'altro acronimo. Noi nell'amministrazione pubblica amiamo molto gli acronimi e bisogna sempre spiegarli, vero? Questo si chiamerà SUS, ovvero diciamo così, questo sportello unico dei servizi. Che cosa sarà e come architettarlo, e soprattutto quale, diciamo così, sottofondo tecnico e di relazioni dare a questo importante servizio che insomma renderà possibile al cittadino veramente accedere velocemente a tutte quelle pratiche che abbiamo visto nella relazione della dottoressa Felettig. Ci sono ancora molte, perché c'è buona parte ovviamente online, ma c'è molto lavoro da fare. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di iniziare il mio intervento vorrei portare a tutti voi i saluti dal direttore del Servizio Sistemi Informativi e Government, dottor Luca Moratto, che oggi per impegni personali non può essere presente, ma che mi ha delegato nel rappresentarlo in questa relazione e in questo importante evento appunto voluto dal nostro assessore, il dottor Callari. Ringegnerizzare i processi. Allora, il mio intervento parte sicuramente da quanto dalla chiusura di Monica Felettig, che mi ha preceduto, il Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione. La partecipazione che sta introducendo, ve l'ha raccontato molto bene, una modalità di partecipazione completamente nuova nella PA tra i soggetti interessati, pubblici e privati, e i cittadini. Un metodo di collaborazione, questa è la parola chiave per raggiungere appunto all'obiettivo della trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione. La partecipazione del SIEG a questo tavolo, al centro di competenza, trova senso proprio in questa funzione di supporto. Fin da subito il SIEG ha lavorato ed ha partecipato al tavolo per ingegnerizzare i processi in ottica digitale. Non è possibile pensare a questo lavoro fatto in modo disgiunto, bisogna lavorare insieme ed affiancare i due ruoli fondamentali ma diversi per arrivare a un obiettivo unico. Quindi partiamo, come diceva Monica, dall'esperienza del SUAP, un'esperienza ormai attiva in Regione da 6 anni, che possiamo sicuramente individuare come best practice. Il SUAP regionale è sicuramente un modello da seguire e partendo da questo modello abbiamo cercato di disegnare lo sportello unico dei servizi, il famoso SUS, uno sportello unico per tutta la Regione. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Da un lavoro fatto, funzionante, che opera ormai da anni, vogliamo progredire e andare verso lo sportello unico dei servizi. Ovviamente anche qui, anche nella parte tecnologica, c'è una rete, ci sono degli attori di questo processo di trasformazione. Il modello collaborativo proposto in FVG è sicuramente mutuato da quello nazionale, dove vede coinvolti tutta una serie di attori locali e di PA centrali, e dove Agid svolge un ruolo di coordinamento dei progetti. Possiamo tranquillamente dire che molti dei relatori che mi hanno preceduto sicuramente l'hanno introdotto, che nonostante la realtà italiana mostri come non sia facile aggregare attorno alla digitalizzazione diverse
professionalità, il centro di competenza sta lavorando proprio in questo senso. Monica ce l'ha raccontato, i gruppi si formano e si sciolgono a seconda delle esigenze del momento, a seconda del progetto, a seconda dell'obiettivo del momento, tenendo sempre presente che quello che si sta disegnando in termini di software, in termini di applicazioni, è sicuramente la digitalizzazione, quindi l'uso degli strumenti informatici, è un processo sociotecnico. Coyer è un ricercatore australiano, ci dice infatti con i suoi studi che i sistemi tecnologici hanno sempre conseguenze sociali, i sistemi sociali hanno conseguenze tecniche, quindi noi non disegniamo tecnologia, disegniamo sistemi sociotecnici, e per farlo dobbiamo capire come le persone e le tecnologie interagiscono. Questo appunto Monica lo ha detto molto bene, bisogna ascoltare, fare rete e capire quali sono le esigenze delle persone. Non possiamo progettare sistemi senza tener conto dei nostri stakeholder. Il progetto FVG, proprio per questo team di lavoro che ha messo insieme le competenze del centro di competenza e il SIEG, siamo riusciti a procedere in modo parallelo, quindi non due progetti separati, non prima lo studio e la reingegnerizzazione dei processi e poi lo sviluppo del software a supporto. Il team, vedremo, è multidisciplinare. Abbiamo già pensato e disegnato l'architettura del progetto, che poi in tavola rotonda il collega Luca Gargiulo vi racconterà meglio. I dati, l'assessore li ha richiamati molte volte, sono al centro di questo progetto. Interoperabilità, siamo qui proprio per questo, per mettere insieme esperienze, supporto di Agit, per noi un punto fondamentale. Non siamo convinti di non voler far tutto, ma vogliamo come regione tenere insieme tutti i pezzi, quindi essere facilitatore verso tutti i soggetti che vogliono lavorare su questo progetto. Un nuovo modo di sviluppare e di fare software, metodologia agile. Quindi si parte sicuramente subito da un nuovo modello di pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve abbandonare la logica verticale a favore di una orizzontale. Questo ce lo siamo ormai detti, lo hanno detto tutti, non è più possibile lavorare a piramide, dobbiamo collaborare, creare reti di soggetti che credono in questi progetti, che credono nel cambiamento della pubblica amministrazione. Quindi un nuovo modello di organizzazione che deve partire dall'attenzione alle persone e ai loro diritti e non può prescindere dalla trasformazione digitale. I due cambiamenti sono sicuramente necessari, si potenziano se sono sinergici, sono destinati a sicuro insuccesso se sono visti separatamente. Quindi non devono più esistere due organizzazioni, una analogica e l'altra digitale. Vi ho messo appunto la foto della figura del giorno bifronte proprio per far capire che il centro di competenza e il SIEG lavorano in questo modo, cioè si vanno nei singoli uffici, si verificano i processi, si reingegnerizzano dove è possibile e a quel punto si informatizzano, sempre con una stretta collaborazione. Come vi dicevo appunto, il team di lavoro anche per lo sviluppo è composto sempre dal centro di competenza regionale, che porta sempre il proprio contributo, dagli esperti di dominio, sempre queste reti che sono fluttuanti, come le ha definite Monica, vengono composte a seconda del procedimento che si sta analizzando, chiamando gli esperti di dominio interni alla regione, esterni, ma anche delle associazioni del territorio, e poi il SIEG, la direzione IT, che attraverso la software house, la società in house INSIEL, catalizza la domanda di innovazione e facilita il processo di trasformazione organizzativa e tecnologica. Quindi sempre un team multidisciplinare dove le due anime collaborano costantemente. L'architettura, e qui veniamo a proprio una revisione dello strumento in ottica di cittadini al centro. Lo aveva detto il Presidente, lo ha ribadito l'assessore, non possiamo più rivedere o
valutare i procedimenti, ringegnerizzarli nell'ottica della pubblica amministrazione, dei nostri uffici. Non dobbiamo rispondere a noi stessi, dobbiamo rispondere ai cittadini. Quindi la reingegnerizzazione del processo parte sempre tenendo il focus su qual è l'utilizzatore finale, chi deve averne beneficio. Dati, ve ne parlerò nelle prossime slide, fondamentali, sono il punto di forza del nostro sistema. Crediamo moltissimo che la pubblica amministrazione deve tenere i dati, deve conservarli, deve gestirli in modo tale che i cittadini non siano costretti, deve condividerli, siano costretti a inserirli o reinserirli continuamente. Quindi vogliamo sicuramente adottare un'architettura basata sulla separazione dei livelli di front-end e back-office, con logiche aperte, standard pubblici, che garantiscano anche agli altri attori pubblici e privati di poter partecipare a questo disegno, a questo progetto. I dati sicuramente sono patrimonio della pubblica amministrazione. Abbiamo visto in questi ultimi mesi come la proprietà del dato nel privato faccia business, permetta addirittura di condizionare le scelte dei paesi, possa condizionare le elezioni di chi ci andrà a governare, quindi il dato è un patrimonio. La pubblica amministrazione ha un immenso patrimonio di dati che molto spesso non sono usabili. Perché? Perché il paradigma della loro gestione fino ad oggi è quello di una logica silos. Il dato viene raccolto all'interno del procedimento, in parte alcune volte tutto in modo digitale, alcune volte cartaceo, alcune volte misto, viene utilizzato per il procedimento stesso, non viene poi messo a fattor comune come patrimonio. Quindi sicuramente nel progetto c'è l'idea di superare questa logica, di raccogliere i dati, ovviamente per poter essere poi condivisi, per poter essere poi dati agli altri e farne un patrimonio sociale. I dati devono avere sicuramente una caratteristica, devono essere strutturati e catalogati per poter essere facilmente scambiati, devono avere delle ontologie. È fondamentale che il linguaggio, anche nello scambio dei dati che parliamo, sia lo stesso, perché se il significato che diamo ai dati è diverso, cade proprio tutta la struttura a cui stiamo pensando. I dati devono essere raccolti quindi direttamente dai front-end, direttamente da chi li possiede, cittadini, imprese, chiunque siano i nostri stakeholder, e devono essere forniti alla pubblica amministrazione. Siamo sicuri che se un dato viene inserito da quello che è il nostro quello che poi avrà bisogno del provvedimento finale della pubblica amministrazione, il dato è corretto, proprio perché produrrà poi un effetto per il cittadino, l'impresa stessa. Quindi i dati come dicevamo di per sé sono degli elementi neutri, un elemento neutro che però diventa informazione. Noi oggi siamo a questo livello, possiamo fare informazione, poco di più, però se vengono messi a fattor comune e interpretati possono diventare conoscenza, e ancora di più la conoscenza può acquisire un valore di consapevolezza quando ad essa viene attribuita la funzione di cambiamento e miglioramento. Se abbiamo i dati, li abbiamo tutti insieme, li possiamo usare, possiamo fornire a chi ci governa, alle persone che devono prendere delle decisioni, degli strumenti molto validi per migliorare lo stile di vita, la vita di tutti i cittadini, quindi di tutti noi. Quindi il dato deve essere inteso come un bene comune, condiviso gratuitamente tra le pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali ove possibile e utilizzabile dalla società civile. Quindi la PA deve socializzare dati di qualità per creare economia circolare, e il dato di qualità lo possiamo avere direttamente da chi possiede il dato, il nostro cittadino impresa. L'altro asse portante del nostro sistema è sicuramente l'interoperabilità, che è necessaria e anzi è essenziale al funzionamento di un sistema come è stato pensato lo sportello unico dei servizi della Regione Friuli Venezia Giulia, perché questa rende possibile la collaborazione tra pubblica amministrazione e soggetti terzi con soluzioni tecnologiche che assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni. Quindi un asset che non andiamo a perdere di vista, anzi sul quale
investiamo molto, crediamo molto e a cui chiediamo ad Agid qui l'aiuto proprio per usare strumenti che siano uguali in tutto il Paese. Condivisione di componenti software, anche questo, prima appunto c'è stato l'intervento della dottoressa Intravaglia che aveva detto uno degli obiettivi del piano triennale per la pubblica per l'informatizzazione della PA è quello di andare verso un'evoluzione dei sistemi che sia il più standard possibile e sia possibile portare a fattor comune, quindi componenti utili a tutte le pubbliche amministrazioni che possono considerarsi acceleratori del processo e che possano essere strumenti utili di omogeneizzazione dei servizi. Il metodo. Anche qui abbiamo introdotto una metodologia di sviluppo software, questa proprio riguarda il nostro lavoro quotidiano, che è la metodologia Agile. Anche la lettura in italiano agile sicuramente rende perfettamente l'idea, un metodo non nuovissimo, nasce a metà degli anni '80, che però ha un approccio iterativo e incrementale che fa evolvere le soluzioni, quindi non sistemi monolitici fatti dagli informatici, distribuiti, che poi trovano nei nostri utilizzatori, nei nostri clienti, la soddisfazione che sappiamo. A volte abbiamo pensato delle cose che sono veramente lontane da chi le deve utilizzare. Quindi le attività anche di sviluppo sono affidate a team multiprofessionali che si auto-organizzano, anche nel piccolo, anche per lo sviluppo si riproduce il modello del centro di competenza e semplificazione. La metodologia Agile si basa su dei principi fondamentali, non vi tedio, comunque mettere al centro gli individui e le interazioni piuttosto che i processi, avere un software funzionante piuttosto che grandi documenti, collaborare col cliente più che attenzione al contratto e rispondere al cambiamento più che seguire un piano, quindi flessibilità. Il team Agile, come dicevo, è composto necessariamente dagli programmatori ma anche dai loro clienti e deve essere in grado di dare risposte efficaci ai cambiamenti, comunicare chiaramente tra tutti gli stakeholder. I clienti, dicevo, sono parte del team di lavoro e il team deve essere organizzato in modo da controllare il lavoro svolto. Questo ci consente poi una rapidità che sarà sempre più incrementale nella consegna del software. All'inizio sarà difficile, comunque è proprio un processo, un cambiamento del modo di lavorare, ma i risultati si vedranno sicuramente nel tempo e le soluzioni verranno sicuramente fornite con tempi molto più brevi. Quindi la visione d'insieme, la strategia che noi stiamo cercando, il centro di competenza, il SIG, tutti gli attori messi insieme, la rete quindi che guida questo progetto è quella di portare, per diventare una PA veramente digitale abbiamo bisogno di capacità di leadership, qualcuno che guidi il processo, come diceva Monica, mettendosi alla pari, non è un prevaricare, è un guidare. Investire in capitale umano e skill, qui stiamo parlando, non abbiamo mai parlato né di posizioni né di vertici né di ruoli, ma semplicemente di conoscenze e capacità che ognuno di noi può mettere in campo in questo progetto. Un cambiamento culturale del comportamento, questo è chiarissimo, e poi insomma i colleghi che mi seguiranno vi diranno anche quali sono i passi per facilitare questa parte. Opportune risorse per gli investimenti tecnologici, che si possa fare tecnologia e trasformazione digitale a costo zero. Non è possibile, lo sappiamo tutti noi, insomma, e soprattutto i tecnici, che questa cosa non è pensabile, non si possono fare le rivoluzioni a costo zero. Sportello unico dei servizi, quindi questo è il nostro progetto, a cui vogliamo arrivare, come vi ho detto anche se brevemente, ma poi chiunque voglia saperne di più siamo a disposizione, non è solo un'idea, è un progetto disegnato, avviato, che ha già delle componenti anche sviluppate, con l'obiettivo di avere una regione facilmente accessibile in ottica mobile first, quindi ovviamente tutti gli strumenti d'accesso devono essere utilizzabili.
Cittadini e imprese devono trovare in un solo luogo i servizi necessari forniti da tutta l'amministrazione regionale, e quando parlo di regione intendo la regione in senso territoriale, non l'istituzione Regione Friuli Venezia Giulia, e condividere, mettere insieme, tenere a fattor comune i dati e in modalità open data per permettere a chiunque ne abbia bisogno di utilizzarli. Condivisione del dato vuol dire crescita economica in questo paese, in questo momento nel nostro paese. Quindi quello che vi ho raccontato brevemente è proprio un laboratorio di amministrazione digitale. Siamo partiti dallo sportello unico attività produttive, una best practice sicuramente, per arrivare allo sportello unico dei servizi. Anche questo vi ho messo un'immagine perché esiste, c'è già un prototipo e non è una cosa che dobbiamo inventarci da zero, ed è il nostro laboratorio come Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie per l'attenzione e passo la parola al prossimo relatore. Grazie molte alla dottoressa Ceschin, che ritroveremo poi come moderatrice della tavola rotonda Progettiamo insieme i componenti dell'architettura. E allora passiamo alla fase finale di questa prima parte, ovvero alle relazioni dei due consulenti di Formez PA che affiancano la Regione Friuli Venezia Giulia in questa operazione di semplificazione e di architettura, diciamo, di sostegno dell'architettura digitale dei servizi della Regione. E allora presento subito Arianna Maria Risso, consulente senior di Formez PA, che vi parlerà della cultura digitale nella nuova pubblica amministrazione. Buongiorno a tutti. Bene, finalmente io vi parlerò del capitale umano, è stato ampiamente citato nel corso degli interventi che mi hanno preceduta, e quindi con il mio intervento voglio approfondire che cos'è il fattore umano nell'esperienza dello sportello unico per le attività produttive. Visto che sempre gli interventi che mi hanno preceduto lo sportello unico per le attività produttive lo hanno già presentato, direi abbastanza bene, mi focalizzerò inizialmente su un concetto di cultura per poi passare al concetto di cultura digitale. Questo perché ci aiuterà a leggere meglio l'esperienza appunto dal punto di vista umano, dal punto di vista dei lavoratori del SUAP. Allora, secondo una visione antropologica, cultura è tutto ciò che noi diamo per scontato, per acquisito, è il comportamento che noi riteniamo condiviso con la comunità. Quando noi arriviamo in un posto nuovo ci presentiamo, quando entriamo da qualche parte la mattina salutiamo, insomma sono i nostri comportamenti base che ci fanno sentire parte di una comunità. Se noi trasliamo questo concetto di cultura nell'elemento digitale, cultura digitale è tutto ciò che noi diamo per scontato trovandosi ad interagire con la tecnologia e l'informazione. Ci sono due buone notizie rispetto a questa definizione. La prima è che tutti quanti, seppur poco o tanto, un minimo di competenza digitale ce l'abbiamo, perché il nostro mondo è permeato di strumenti tecnologici, di telematica, sia sul lavoro che nel privato, l'abbiamo già detto precedentemente, è stato già riferito. Quindi noi comunque, sia poco o tanto, un minimo di cultura digitale ce l'abbiamo. L'altra buona notizia è che la cultura può essere appresa, quindi i comportamenti possono essere cambiati, possono essere aumentati, ci sono diverse tecniche, diversi strumenti. Il principale che viene utilizzato anche all'interno del centro di competenza è la formazione. Notavo preparando queste slide che la prima legge sullo sportello unico è stata emanata il 20 ottobre del 1998, quindi abbiamo fatto 20 anni e 2 giorni, il compleanno. Lo sportello unico per le attività produttive, insomma, lo ricordo brevemente, noi siamo partiti quando non c'era niente, avevamo tutti una gomma e una matita, quindi non c'era nulla. Siamo passati attraverso le fasi che citavano prima l'assessore Callari e altri relatori che mi hanno preceduti, cioè abbiamo trasferito in tante situazioni quello che era il lavoro sulla carta nel digitale, trovandoci poi, come dire, in situazioni molto complicate. Adesso non approfondisco che cos'è il SUAP perché la dottoressa Feletig l'ha già ampiamente illustrato. Quello che posso dire rispetto al SUAP del Friuli Venezia Giulia è che
che oltre ad essere interamente telematico, e questa caratteristica viene abbastanza presidiata dai responsabili di sportello unico, vi informo che in Regione Friuli Venezia Giulia ci sono 88 SUAP, che ci sono 20 gestioni associate che per lo più coprono tutti i comuni, 146 comuni, che ci sono 68 gestioni singole. Ok, questa cartina è colorata, perfetto. Le gestioni singole sono quelle colorate in verde e quelle colorate in fucsia. Dalla ricerca, che era prevedibile che emergesse questo dato, ma insomma vi spiegheremo dopo che abbiamo fatto delle ricerche sullo sportello unico, comunque emerge, anche se non è un dato, come dire, molto ben definito, ma che comunque la gestione associata è una gestione più economica, tant'è questo discorso è stato recepito, il discorso del mettersi assieme per affrontare un ufficio così complicato, così complesso come quello del SUAP, tant'è che noi abbiamo la maggioranza dei comuni in gestioni io mi metto nel Friuli Venezia Giulia, adesso mi metto il cappello del Friuli Venezia Giulia. Che cosa è successo negli anni? Ci sono state tante forze che hanno agito sul campo, effettivamente lo sportello unico per le attività produttive è un ufficio complesso, quindi ci sono state delle forze di tipo organizzativo sia all'interno dei comuni che all'esterno e delle forze come dire, che hanno insistito, come per esempio l'implementazione delle procedure telematiche, l'attività di semplificazione che è un'attività molto importante, la modulistica digitalizzata unificata e il rapporto con le imprese e con i professionisti. Tutto questo naturalmente tenendo sullo sfondo i principi del procedimento amministrativo sanciti dalla 24190 e in generale tutta la normativa che riguarda il procedimento amministrativo. Abbiamo visto che ci sono dei vantaggi, cioè i vantaggi, i vantaggi attesi che c'erano stati per creare lo sportello unico si sono effettivamente realizzati, quindi anche se ci sono ancora delle sacche, magari insomma c'è qualche problema ogni tanto, ma indicativamente i tempi dei procedimenti sono presidiati e quindi sono quelli giusti, la trasparenza e l'omogeneità dei procedimenti sono garantite in Regione Friuli Venezia Giulia principalmente dal lavoro del Centro di Competenza per la Semplificazione. Questa slide direi che insomma quella di Ceschini era molto meglio perché rappresentava come dire, una bozza di SUAP, di SUS, ma questo era solo per rappresentare che il SUAP non perderà la propria identità, sarà un servizio a cui si potrà accedere tramite il SUS. Accennavo prima al fatto che in questi mesi io e il dottor Amigoni con il centro di competenza abbiamo svolto delle attività di ricerca, allora abbiamo svolto circa 42 colloqui con direzioni regionali che si occupano in qualche modo di attività produttive, abbiamo somministrato a tutti gli sportelli unici un questionario, c'è stata una grande risposta, i dati ve li darà il dottor Amigoni dopo di me e poi abbiamo distribuito un modulo di richieste formative in modo che i responsabili di sportello unico potessero fare un'autovalutazione rispetto alle proprie competenze e eventualmente richiedere appunto che queste competenze fossero rafforzate. Vi do qualche dato, sempre che può essere utile per capire il fattore umano all'interno dei SUAP che emerge questa volta dal questionario. Vediamo che per lo più gli sportelli unici hanno una gestione polifunzionale nella maggioranza dei casi, ciò vuol dire che non si occupano soltanto di procedure di sportello unico, ma spesso e volentieri, proprio anche per quello che veniva detto prima, cioè nei comuni piccoli c'è un soggetto che fa molte cose, quindi c'è un responsabile di SUAP e in genere fa anche commercio e in genere si occupa anche di agricoltura, artigianato e turismo, almeno questo è quello che emerge dalla nostra ricerca. Notiamo che la polifunzionalità c'è soprattutto dove il responsabile del SUAP è un responsabile di tipo amministrativo. Al di là di questo dato notiamo che
guardando come dire, gli operatori degli sportelli unici, abbiamo una simmetria formativa rispetto alla formazione che ha uno sportellista, chiamiamolo così, un operatore di sportello unico di uno sportello polifunzionale rispetto al gestore, responsabile operatore di uno sportello monofunzionale. Quindi sicuramente uno degli obiettivi che noi ci poniamo è di uniformare per quanto possibile la formazione degli operatori dello sportello unico. Un altro dato che può essere, come dire, letto meno esplicativo del fattore umano all'interno degli sportelli unici, ma che a me in questa sede interessa riportare, uno degli strumenti che consente al cittadino, che consente all'impresa di inserire i dati una volta sola all'interno del sistema pubblico e poi questi dati vengono trasferiti negli altri uffici, è la cooperazione applicativa. La cooperazione applicativa è la capacità di più strumenti informatici di avvalersi dell'interscambio automatico di informazione con gli altri sistemi. Allora, noi abbiamo chiesto ai SUAP se c'erano delle amministrazioni con le quali si lavora in cooperazione applicativa, praticamente no, cioè la risposta è che la cooperazione applicativa direi che non è applicata ed è sicuramente un cambiamento che nel tempo dovrà trovare realizzazione. Dal processo di autovalutazione gli responsabili e operatori di sportello unico ci chiedono, come già citava prima la dottoressa Ferrara, della formazione rispetto alle manifestazioni, al commercio in area pubblica, ai giochi e scommesse, quindi queste sono le principali richieste di competenze tecniche. Se parliamo invece di competenze di tipo gestionale, vediamo che c'è una grande richiesta di formazione su come si conduce e come si inserisce la conferenza di servizio all'interno del procedimento telematico. Come dare risposta a queste istanze? Come accennava prima la dottoressa Feletig, il centro di competenza, grazie alle proprie relazioni e alla cooperazione col territorio, riesce a produrre della formazione d'aula, webinar, affiancamenti sul territorio e convegni. Rispetto al webinar è una modalità nuova, almeno che stiamo erogando di recente in Regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo che le risposte sono, come dire, incerte e probabilmente questo tipo di formazione non è ancora sentito come molto efficace, ma a noi pare promettente, ma comunque anche questa è una sperimentazione, quindi vediamo come proseguirà. Un risultato che invece è emerso dal giro di colloqui che abbiamo fatto nelle direzioni è il corso cui citava prima, credo se non ricordo male, la dottoressa Feletig, la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, un percorso di consapevolezza sistemica. Allora anche questa è una sperimentazione, è un corso che è organizzato da Compa all'interno del progetto Next PA in collaborazione con ANCI, quindi noi speriamo che abbia un seguito, nel senso che questo corso è sperimentale, nasce dall'esigenza principalmente della direzione ambiente rispetto alla creazione e revisione dei propri back office degli uffici. Abbiamo notato una grande predisposizione all'innovazione da parte dei direttori del servizio ambiente, magari anche perché ne hanno bisogno, ma comunque c'è stato un atteggiamento positivo rispetto alla prospettiva di fare, e affiancato al fatto che si sta lavorando da circa un anno sullo sportello unico dei servizi, combinando questi tre fattori abbiamo visto l'opportunità di creare questo corso. Dicevo prima, inizierà a novembre, e per questo primo corso è inizialmente dedicato per lo più ai direttori del settore ambiente, in base a, come dire, ai risultati che avremo, quindi si parlerà di reingegnerizzazione dei processi, di come si può rafforzare
portare la cultura digitale all'interno dei propri uffici, e poi il frutto di questo lavoro di reingegnerizzazione dei processi, magari un solo processo, perché è chiaro che in un corso di formazione di 30 ore non è che si possono reingegnerizzare tutti i processi della direzione ambiente, quindi probabilmente sarà un processo anche abbastanza semplice per vedere come lavorarlo e per poi riuscire a farne una rappresentazione, a renderlo accessibile tramite il prototipo del SUS che avete visto prima, che ha proiettato la dottoressa Ceschin. Quindi questa è una sperimentazione, vedremo come va questa sperimentazione, speriamo di poter replicare quindi il prossimo anno il corso per gli altri dirigenti della direzione ambiente che non possono farlo questa volta, eventualmente altre direzioni, ed è anche prevedibile la necessità di fare dei corsi sempre su un corso simile, magari più con un taglio operativo per i project manager, quindi ipoteticamente le PO, mi immagino, o comunque i funzionari che porteranno avanti il lavoro di reingegnerizzazione dei processi, naturalmente nella rete del centro di competenza e del SIEG, che parteciperanno anche al corso, insomma, in modo da essere anche il personale del centro di competenza parteciperà al corso in modo da essere coordinati all'interno di questo processo. Allora, che cosa vuol dire l'alleanza multilivello nell'organizzazione pubblica? Implica che tutti gli operatori pubblici siano adatti al proprio ruolo. Sappiamo che ormai, appunto, la differenza tra mansione e ruolo la conosciamo tutti, ma per essere certa che sia chiara come dire, con la medesima accezione, la mansione era un qualcosa di molto, con un perimetro, era definita, sapevi che dovevi fare quello per, come dire, arrivare ad essere bravo nel tuo lavoro. Oggi il ruolo non ha un contorno, il ruolo di tutti noi, insomma, perché ormai tutti i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, se non hanno un mansionario definito, ma quello che devi fare lo devi fare, insomma, quindi i confini non sono ben delineati. La formazione, quindi l'empowerment, consente di adottare il comportamento giusto al momento giusto, quindi nuovamente parliamo di comportamenti, ripeto, i comportamenti possono essere appresi, possono essere cambiati e modificati. Adesso questo è forse sono andata di corsa, quindi mi posso permettere allora avevo riportato delle più o meno, cerco di andare di corsa anche con le scene dell'Apollo 13, quindi io penso alla regione Friuli Venezia Giulia, vabbè, è stata una dunque qualcuno la definisce, sì. Allora qualcuno definisce l'esperienza dell'Apollo 13 come il fallimento di maggior successo della NASA. È vero, perché effettivamente fu un fallimento, però l'aver riportato a casa gli astronauti invece fu un grande successo. Allora, queste sono le scene che vengono prese nel momento in cui sulla navicella spaziale, insomma, sta per finire l'ossigeno e aumenta l'anidride carbonica. Questi signori che vedete nella foto stanno ponendo al capo il problema. E qui, naturalmente poi c'è anche la famosa battuta alla solita inefficienza della pubblica amministrazione, perché in realtà c'era insomma, quella questione è che bisogna mettere un filtro in un buco rotondo e l'unica cosa che avevano era un filtro quadrato, e quindi la battuta del signore che vediamo dopo, che è Ed Harris, è la solita inefficienza della pubblica amministrazione, però lui riesce a vedere immediatamente la soluzione e dice: va bene, trovate il modo di costruirmi un filtro rotondo che stia nel buco rotondo. Allora, che cosa succede? Viene attivata un'intelligenza. Allora, prima una nota rispetto a questo capo, che oltre ad essere come dire, piacente, carino, questo capo è un vero capo, è un capo che come dire, si prende la responsabilità delle azioni, ma è un capo elegante, quindi lui capisce immediatamente che c'è qual è il problema. Allora, mi devi costruire questo manufatto che stia dentro il buco rotondo, e ho come dire, coscienza del fatto che i miei collaboratori sono in grado di farlo, quindi li delego e loro lo fanno. Quindi viene attivata un'intelligenza collettiva per risolvere il problema, non importa più quale mansione hai, ma devi trovare la soluzione con gli altri. Tutti sono attorno a un tavolo per trovare la soluzione, adesso non c'è nessuno che mette davanti comportamenti opportunistici, cioè non mi hanno promosso, non sono stati gentili, non importa, bisogna trovare la soluzione del problema.
Quindi le pagine successive sono autoesplicative. Allora questa è la fase in cui, non so se vi ricordate, se l'avete visto questo film, quello interpretato da Tom Hanks, a un certo punto si vede questo signore che dice ai suoi collaboratori: al piano di sopra hanno questo problema, glielo dobbiamo risolvere, buttano sul tavolo tutto quello che c'è sulla navicella spaziale e con queste cose molto artigianalmente creano un manufatto. Questa l'ho messa soltanto perché mi piaceva la faccia del tizio che parlerà con i signori dell'Apollo 13 e dice: signori, ho una procedura insolita per voi, non c'è nessun manuale, non c'è nessuna cosa descritta, ma dovete prendere un sacchetto, mi ricordo un tubo del nastro telato, insomma dovete tutta questa roba qui che si vede nella slide successiva, dove c'è Tom Hanks che recupera tutti i pezzi che servono per costruire il manufatto tondo che stia dentro il buco rotondo. Quindi finalmente gli astronauti riescono a costruire questa cosa e a tornare sulla Terra. Adesso torno sulla Terra anch'io. E che cosa vi dico? La persona al centro siamo tutti noi, quindi da un lato, riprendo un po' i concetti che sono stati espressi precedentemente, da un lato ci siamo noi, pubblica amministrazione, io sono la Regione Friuli Venezia Giulia, anche la pubblica amministrazione, quindi ci siamo noi, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti, che dobbiamo rendere il nostro ruolo adatto alle richieste del territorio, quindi ci dobbiamo formare rispetto alle aspettative culturali della cultura digitale. Se non siamo, come dire, se non riteniamo di essere sufficientemente competenti in materia, e dal lato però ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di interagire con i cittadini, con i lavoratori di domani, con le università, con le imprese, per capire e per realizzare dei servizi che siano funzionali a tutti, siano funzionali a chi li riceve e siano possibili per l'amministrazione pubblica, perché è chiaro, diciamocelo, che alcune cose si possono fare, altre cose non si possono fare. Se si condividono questi messaggi, anche la richiesta da parte dei cittadini e dei fruitori dei servizi saranno adeguate, come dire, al possibile. E con questo lascio la parola al dottor Amigoni, che invece ci illustrerà i risultati della ricerca. Anzi, prima ha fatto già tutto e grazie molte. Il risparmio è notevole, la semplificazione anche, quindi la parola al dottor Amigoni. Sono dati molto interessanti e molto importanti secondo me, perché ci dicono veramente di che cos'è oggi lo sportello SUAB, di quali difficoltà ancora, poche, ma diciamo così, a cui supplire, e quindi, dato che sarà il germe, insomma, diciamo, il nucleo da cui si formerà il SUS, è importantissimo ascoltare questi dati. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il governatore Federica ha già bruciato la mia prima slide, quindi lo farò molto più rapidamente da questo punto di vista. Come vedete, il titolo del mio intervento è Sportelli di oggi, sportelli di domani. Di fatto ho l'ingrato compito di raccontarvi dei dati e dei numeri delle indagini che abbiamo svolto sinora, e mi proietterò poi, tenterò di proiettarmi nella seconda e ultima parte del mio intervento in quelli che sono i profili dello sportello a medio termine e quali sono quindi le caratteristiche del centro di competenza per assisterlo. La prima slide, la vedete qui. Allora, molto rapidamente, nella foto a sinistra vedete un libro cartaceo uscito nel 1968 che viene considerato dagli storici del digitale il nonno di Google. In questo documento, che si intitola Guida sul campo di tutta la Terra, quindi anche abbastanza ambizioso, colui che lo ha redatto, Stewart Brand, ha cercato di condensare tutta una serie di strumenti operativi concreti per risolvere tutta una serie di questioni molto pratiche che avevano i suoi concittadini. Lui diceva una cosa molto semplice, diceva puoi provare a cambiare la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo, cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo.
In realtà gli ingegneri che hanno lavorato nella prima fase, negli anni 70, sugli strumenti, erano appunto ingegneri americani, i quali si dedicarono molto attentamente agli strumenti, non si interessarono più di tanto di teorie o di impianti concettuali e forse si dedicarono molto all'offerta e un po' meno alla domanda. Quello che è successo poi invece a partire dal 9 di gennaio del 2007 è stata la progressione che ci porta a oggi. Infatti in quell'anno è stato presentato questo oggetto negli Stati Uniti, che è un oggetto che ha 3 caratteristiche fondamentali. È uno strumento, quindi sulla falsariga di quello che è stato fatto da Stewart Brand in cartaceo, ingloba al suo interno e nasconde al suo interno tutta la enorme complessità di cui è fatto e fa emergere e affiorare all'esterno soltanto la sua grande semplicità, eleganza e facilità d'uso, e in questo modo aggancia in maniera fortissima, forse per la prima volta dal punto di vista degli strumenti digitali, domanda e offerta. Questi 3 elementi a nostro avviso sono fondamentali. Come diceva il governatore, non possiamo pensare di essere Apple, però possiamo pensare che il centro di competenza per la semplificazione cerchi con i limiti e le risorse disponibili, ma comunque che abbia come da traguardare come obiettivo quello di lavorare in questa direzione. In particolare, come vedete qui, attraverso la creazione di relazioni trasversali, la revisione di processi, il coinvolgimento di attori diversi e la coprogettazione. Qui vado veloce perché è stato già raccontato. La prima fase del nostro lavoro è stata una mappatura di quello che è l'interno dell'amministrazione regionale e anche di Insiele e Compa, quindi abbiamo fatto qualche decina di colloqui in profondità con dirigenti dei vari settori. La seconda fase, che è partita da luglio fino a settembre, invece è stata una fase quantitativa che ha cercato di intercettare tutti i SUAP regionali attraverso un questionario digitalizzato da INSIL e che ha portato a un risultato statisticamente molto incoraggiante, nel senso che abbiamo raggiunto 193 comuni su 215, quindi il 90%, abbiamo raggiunto indirettamente il 96% della popolazione residente nella regione, per cui di fatto sono dati che ci danno una piattaforma informativa e una piattaforma di dati molto più significativa della media dei sondaggi che vengono fatti. Qualche dato. Allora, numero di pratiche ricevute nel 2017 per metodo di presentazione. I SUAP intervistati ci hanno fornito un dato complessivo di 22.000 pratiche trattate. Di queste il 90% circa viene trattato attraverso piattaforme digitali. Uno degli elementi caratterizzanti la regione Friuli Venezia Giulia è che, a fronte di circa 3/4 di pratiche trattate attraverso SUAP in rete, ci sono però realtà, compilatori professionisti o associazioni di categoria che si trovano a dover trattare anche con 3-4 piattaforme digitali differenti. La variabilità naturalmente è molto elevata, quindi ci sono casi di comuni di piccole dimensioni che trattano poche pratiche alla settimana e altri che ne trattano decine al giorno. All'interno delle 22.000 pratiche il 6% circa è rappresentato da una delle pratiche più interessanti, più articolate e complesse, che sono le AUA, e che sono state già affrontate dal 90% dei comuni e che appunto rappresentano uno degli elementi fondanti del lavoro che stiamo facendo sulla semplificazione delle procedure. Per quanto riguarda l'organizzazione SUAP, qui vedete che per quanto riguarda come viene inviata agli altri uffici interni al comune la documentazione, soprattutto si fa uso del back office e della posta elettronica dell'ente, anche se ci sono ancora utilizzi minoritari e residuali per quanto riguarda la posta elettronica certificata all'interno del proprio ente e l'uso cartaceo.
in un caso su 4 si registrano accordi operativi con gli altri uffici del Comune, non stiamo pensando a cose particolarmente complesse, magari a semplici checklist che mettano in fila le procedure per ottimizzare i rapporti tra vari uffici. Da questo punto di vista c'è un significativo margine di miglioramento, anche perché non si riscontrano significative differenze in base alla dimensione demografica dei SUAP. L'informatizzazione, si diceva, per quanto riguarda l'uso delle piattaforme è molto ampia, nel 91% dei casi la pratica viene presentata attraverso una piattaforma digitale, solo una piccola sacca permane di operatori di SUAP che utilizzano soltanto la PEC. Questo è uno dei punti, delle criticità che abbiamo riscontrato, cioè in oltre un terzo dei casi c'è ancora nei SUAP l'uso, magari in situazioni di emergenza, ma non necessariamente di materiale cartaceo. Da questo punto di vista anche qui non c'è una grande differenza, come vedremo nella slide successiva, rispetto alla dimensione del SUAP. Naturalmente il 36% fa riferimento al numero dei SUAP che fanno uso almeno in maniera residuale di cartaceo, non naturalmente al valore assoluto dell'utilizzo del cartaceo, ma anche in questo caso c'è sicuramente ancora da lavorare. Questo appunto, come vi dicevo prima, non cambia dal punto di vista delle dimensioni del SUAP l'uso del cartaceo. Per quanto riguarda l'informatizzazione del back office, il sistema è integrato con il protocollo informatico nel 73% dei casi, quindi in circa un quarto dei casi, viceversa, le pratiche ricevute via piattaforma web, il sistema non è integrato con il protocollo informatico. Questo è la stessa cosa, quindi lo supero. L'ente, che sia UTI o comune o associazione, sede del SUAP, ha sottoscritto il protocollo per la conservazione documentale del polo regionale, un altro tema molto interessante, nel 60% circa dei casi. Anche qui per la conservazione documentale c'è margine di miglioramento. Per quanto riguarda lo scambio di dati con la Camera di Commercio per avere in tempo reale sempre aggiornati i dati sulle imprese, ancora c'è un po' di margine di miglioramento, siamo al 78% circa che viene integrato con il sistema SURI. Questo è un altro elemento interessante che si lega al discorso per esempio delle conferenze di servizi. Dispongono di un sistema di videoconferenza circa una SUAP su 10. Tra quelli che ne dispongono soltanto il 30% ha realizzato una conferenza di servizi in videoconferenza. Di fatto, pensando al territorio regionale, con la sua complessità anche orografica, questo è uno degli elementi che potrebbero facilitare invece moltissimo l'operatività delle conferenze di servizi, per esempio simultanee in particolare. Per concludere, e vediamo, ve lo leggo direttamente qui perché là non lo vedo. Qui ho cercato di riassumere gli elementi salienti dello sportello di domani. Innanzitutto è in grado di conciliare adeguatamente le esigenze dei cittadini comuni, dei compilatori professionisti, delle associazioni, delle imprese, producendo fiducia e superando quindi il gap culturale ancora presente. È pienamente digitale, quindi si va a rosicchiare ancora una fetta di quell'uso cartaceo che abbiamo visto prima. Può esserci un uso fisiologico dovuto al blocco della piattaforma o a casi di assoluta urgenza, ma diciamo che c'è ancora sicuramente al momento un margine di miglioramento. È in grado di favorire l'abbattimento dei silos tra tematiche e tra competenze, questo è stato già detto in precedenza da altri relatori, e questi elementi consentiranno il superamento di un doppio stress che è in corso in questa regione, non solo, dato dal venir meno di risorse umane. Nei prossimi 4 anni una quota molto significativa di personale andrà in pensione o in prepensionamento, e comunque dalla disponibilità di risorse economiche. È facile e immediato e si usa volentieri, cosa non banale, integra le relazioni dirette ma tende anche a favorirle, quindi non le sostituisce, e da questo punto i tavoli tematici sono fondamentali.
È il nodo di una rete, fa parte di un ecosistema strutturato che assomma tutte le soluzioni più riuscite delle piattaforme sviluppate sinora. Abbiamo in mente appunto le 4-5 piattaforme usate attualmente in regione, in prospettiva SUS, e quindi c'è il superamento in questo senso del gap geografico per i comuni più piccoli, più remoti rispetto al centro, e socioprofessionale. Infine, ultime tematiche, lo sportello di domani fa parte di un progetto complessivo che si basa anche sulla multicanalità e sui social per una diffusione adeguata e ha risolto le asimmetrie formative che rischiano di minare alla base i processi e i progetti di convergenza digitale. Si diceva al vostro interno, tra coloro che qui sono responsabili SUAP, ci sono livelli formativi abbastanza divergenti che vanno superati per affrontare in maniera omogenea su tutto il territorio regionale le pratiche che arrivano. Su questi temi il sostegno politico deve essere forte e continuo, ma è già stato garantito ampiamente da questa amministrazione. Può essere facilmente consultato lo sportello di domani anche via cellulare, perché è indispensabile a questo punto che ci sia la possibilità responsive di utilizzare entrambi gli strumenti, sia il fisso che il cellulare. È in grado di gestire con successo file molto pesanti, questo è un altro elemento fondamentale in prospettiva SUS, perché una delle criticità è il fatto che, soprattutto in ambito edilizio, ci siano dei file estremamente pesanti che al momento non tutti i SUAP riescono a gestire e a visionare nel modo più adeguato. Quindi un ulteriore passo avanti deve essere fatto sia dal punto di vista tecnologico che di ultimo miglio. Infine, ha un modello di riferimento, un format di sportello al quale tendere in termini di risorse umane e di loro formazione, e qui interviene il tema della misurabilità, sulla quale abbiamo posto un concreto punto di riferimento con questa indagine. Vi ringrazio. Grazie molte al dottor Amigoni e ringrazio anche i relatori di questa prima parte del convegno, che invito ad accomodarsi per assistere alla seconda parte, ovvero alla terza, ovvero la tavola rotonda progettiamo insieme i componenti dell'architettura, e quindi chiamo Dimitri Tartari, Giovanni Gentili, Luca Gargiulo, Ivan Vacatello e Guido Pera, ringraziando ancora per i contributi Ada Maria Risso, Franco Amigoni, Daniela Maria Intravaglia e Francesca Ferrara. E lascio ovviamente la parola alla dottoressa Ceschin, che modererà e presenterà i relatori di questa tavola rotonda. Ancora ben trovati. L'obiettivo di questa tavola rotonda è quello di condividere le esperienze in essere per trovare gli elementi comuni intorno ai quali costruire una rete nazionale. Come ha sottolineato la dottoressa Intravaglia, dobbiamo appunto tendere a standard tecnologici condivisi, quindi qui abbiamo sicuramente invitato a intervenire l'Agenzia per l'Italia Digitale con Guido Pera nel suo ruolo di promotore dell'innovazione digitale nel Paese, e alcune amministrazioni che hanno in essere il progetto Sportello Unico dei Servizi, che non si chiama per tutte le realtà regionali nello stesso modo, ma l'obiettivo è simile o comunque molto sovrapponibile. L'Emilia Romagna, l'Umbria, la Sardegna e poi Friuli Venezia Giulia, il nostro progetto. Cambio un po' l'ordine degli interventi e do la parola a Ivan Vacatello della Regione, referente per l'ICT del Servizio Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna, per un problema di mezzi, di rientro. La Sardegna è difficile da raggiungere. Sì, siamo legati all'aereo. Siamo legati all'aereo, quindi aspetta che ti metto le slide. Ivan, le mandi avanti tu? Sì, va bene. Benissimo. Allora aspetta che ti faccio partire la presentazione. Prego. Perfetto. Allora, mi presento, sono Ivan Vacatello, il referente ICT del Servizio Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza dell'Amministrazione Regionale. Allora, in questo tavolo dovremmo incominciare a disegnare qual è l'architettura, il modello architetturale di uno sportello unico dei servizi, però più che
disquisire su ciascun modulo che va a comporre il modello architetturale, vorrei parlarvi un pochettino più della filosofia che sottende al disegno, alla progettazione di un'architettura, e far vedere essenzialmente due cose: quali sono i casi d'esempio che abbiamo in Regione Sardegna di sportello unico, e secondo, far capire come in realtà l'architettura di un sistema informativo dipende essenzialmente dallo scopo per cui deve essere disegnato quel sistema informativo. Dov'è? Ok, allora, in Regione Sardegna abbiamo due sportelli unici. Lo sportello unico Suape, che è nato nel 2008, quindi molto prima della rivoluzione digitale apportata dal DPR 160 del 2010, unisce, è un sistema informativo dato in uso gratuito a tutte le PA del territorio della regione, quindi a tutti gli enti locali e a tutte le PA che partecipano al procedimento unico, che attualmente gestisce un procedimento unico sia per le attività produttive che per l'edilizia. Dicevo che è un sistema informativo che è nato nel 2008, però le pratiche in maniera completamente digitali si sono viste solamente da quando la normativa ha reso obbligatorio l'utilizzo della telematica, cioè dal 2011. Poi abbiamo un altro sistema informativo, il cosiddetto SUS, che gestisce essenzialmente ed esclusivamente i procedimenti amministrativi dell'amministrazione regionale. Quindi un diverso ambito rispetto a quello che sta disegnando la regione Friuli Venezia Giulia, e di questo ne faremo tesoro. Vi faccio vedere giusto così per 5 secondi qual è l'architettura del SUS che utilizziamo in Regione Sardegna. Vi spiego giusto un modulo, perché molti di voi, probabilmente la maggior parte di voi, non sono tecnici, quindi uno su tutti, il modulo CRM, Citizen Relationship Management, è un modulo che si occupa di descrivere l'anagrafica, di poter interagire con il cittadino, ma non solo col cittadino, con gli utenti, perché il SUAP o il SUS, ricordiamoci che è quel punto di orchestrazione, quel punto di coordinamento dei rapporti tra cittadino, imprese e il resto della pubblica amministrazione. Quindi è un punto di passaggio obbligato per il cittadino e l'impresa che vuole colloquiare, interagire con la pubblica amministrazione. Quello che mi interessava farvi vedere è come il modello architetturale, i costi, i tempi di sviluppo di un sistema informativo e anche il come, diciamo, è fatto un sistema informativo dipende essenzialmente dallo scopo che si prefigge quel sistema informativo. Vi racconto una storiellina. Nel 2006, appena entrato nell'amministrazione regionale, allora c'era come presidente della regione Renato Soru, che era, diciamo, il patron di Tiscalo, un innovatore, no, per il tempo. L'assessore mi chiamò e mi disse: ingegnere, mi dica così, quanto tempo ci vuole, quanti soldi ci vogliono e come si fa per fare un programmino per il SUAP? Io rimasi un po' sbalordito dalla domanda e gli dissi: guardi, lei si metta nei miei panni, io sono un ingegnere civile edile che ha di fronte un committente che mi chiede quanto tempo, quanti soldi ci vogliono per costruire un edificio. L'ingegnere o il geometra gli risponde: beh, dipende, questo edificio cos'è, una casetta per gli attrezzi? È una villa? È un grattacielo? Poggia sull'acqua? Poggia in zona sismica? Oppure poggia, diciamo, su un terreno normale? Questi sono, diciamo, gli elementi che un ingegnere o un architetto deve acquisire, assieme anche ai requisiti più funzionali e prestazionali di un sistema, per poter poi disegnare, progettare, valutare i costi e poterlo sviluppare.
Partiamo quindi dal concetto del SUS. Che cos'è il SUS? Adesso vi faccio giocare all'eredità, alla ghigliottina, per far capire come in realtà in Regione Sardegna abbiamo progettato una cosa che sicuramente necessita di un'evoluzione. Adesso vi faccio vedere perché. Cos'è uno sportello? Cosa fa pensare lo sportello? A me fa pensare a un qualcosa di antico, fa pensare al dolore che si prende dalla sportellata, fa pensare agli orari di chiusura dello sportello. Ma io sono arrivato alle 9 meno un quarto d'ora prima che chiudesse. Fa pensare alle file, la coda alle poste, fa pensare alla serialità, una pratica dopo l'altra, un utente dopo l'altro. Invece ora siamo nell'era della Information Communication Technology, in un'era dove possiamo mandare le pratiche da casa, una pubblica amministrazione online 24 ore su 24. Non dobbiamo più compilare moduli cartacei, ma semplicemente collegandoci, entrando in un ufficio pubblico virtuale con una chiave d'accesso o facendosi riconoscere con la face recognition addirittura, possiamo farci precompilare i moduli. Siamo in quest'era qua, siamo in un'era nella quale la pubblica amministrazione è come se fosse dentro casa nostra, come se fosse una stanza in più della nostra casa, è come se fosse la casa del cittadino o la pubblica amministrazione del cittadino. Ci sono dei progetti in giro per l'Italia che si chiamano la casa del cittadino, alla quale sicuramente dovremmo dare un'occhiata. Seconda, unico. Ma è veramente unico lo sportello? Unico? Facciamo un esempio, sportello unico per le attività produttive. Ma io devo fare un intervento edilizio. No, allora vado allo sportello unico per l'edilizia. Ma io vorrei fare un cambio di residenza. No, allora vado allo sportello unico per l'anagrafica. Come vedete, unico non è. E il concetto di unico deve appunto cercare di agglomerare tutte queste parcellizzazioni e dare al cittadino una interfaccia univoca per poter interagire con la pubblica amministrazione. Questo è quello che ha fatto Regione Friuli Venezia Giulia, questo è quello che cercherò di fare in Regione Sardegna, anche sulla scorta, diciamo, di questa esperienza che mi ha chiaramente aperto la mente. Servizi. Che cos'è un servizio? Un servizio è una prestazione erogata da un fornitore nei confronti di un beneficiario. Il fornitore in questo caso è la pubblica amministrazione, il beneficiario sono le imprese, i cittadini, gli enti locali anche. Benissimo, allora, secondo i paradigmi di interazione scritti da Agid, i servizi hanno 5 livelli di interazione, possono essere catalogati con 5 livelli di interazione, dall'1 al 5. L'1 è il più basso livello di interazione, nel quale la pubblica amministrazione dà solo informazioni, e 5 è quello dove c'è il grado di interazione massimo, che provoca, diciamo, dei procedimenti, delle transizioni negli stati informativi di una pratica o anche della stessa amministrazione. Benissimo, ma è vero che tutto quello che fa l'amministrazione è gestito dallo sportello unico nei confronti dei cittadini, cioè quello che noi eroghiamo sono servizi? No. Quello che c'è tipicamente dentro gli sportelli unici sono servizi che innescano procedimenti amministrativi. Questa è una cosa molto molto importante, perché sono fatti fuori dallo sportello unico tutti quei servizi che eroga la PA che non innescano un procedimento amministrativo. Vi faccio un esempio. Da noi il Corpo Forestale ha come mission quello di promuovere la tutela della natura. Se un dirigente scolastico vuole attivare un progetto per far venire il comandante del Corpo Forestale, spiegare ai bambini qual è il patrimonio naturalistico che abbiamo in Sardegna e così via, non passa per SUS. Se qualcuno vuol chiedere un'informazione, non passa per SUS. E infatti è per questo che adesso vi faccio vedere un po' come quel modello architetturale, secondo questa visione, secondo queste critiche che ho fatto a
noi stessi sull'architettura del sistema potrebbe evolvere e farvi vedere come appunto l'architettura evolve a seconda delle necessità. Come vi dicevo prima, il SUS è nato per soddisfare l'articolo 35 del decreto legislativo 33 del 2013, cioè rendere partecipe il cittadino di tutte quelle che sono i procedimenti amministrativi dell'amministrazione. Okay. Noi vorremmo aggiungerci qualcosa di diverso. Esiste una legge, la legge 150 del 2000, che istituisce una struttura organizzativa all'interno di ciascun ufficio pubblico che permette, garantisce l'esercizio del diritto di informazione, accesso e trasparenza alle pratiche che sono governate dalla 241, quindi lì parliamo di procedimenti amministrativi. Benissimo. Poi garantisce la reciproca informazione fra cittadino e pubblica amministrazione. Questa struttura organizzativa, chiamiamolo punto di contatto, poi vi svelerò in realtà cosa nasconde questa legge. E addirittura questa struttura organizzativa mette in contatto se stessa con gli altri punti di contatto, casomai ce ne fossero altri. E inoltre questo punto di contatto, questa struttura organizzativa deve favorire le informazioni sui servizi, tutti i servizi, non solo i procedimenti amministrativi, offerti dall'amministrazione, e anche su come è composta l'amministrazione e i suoi compiti, cioè quale sia la struttura organizzativa, di quale persone, di quale facce e così via. Qual è la risposta a questa domanda? Chi è questa struttura organizzativa? Chiedo scusa, sono andato indietro. Questa struttura organizzativa è l'URP. Quindi l'idea è quella di evolvere il sistema informativo SUAP per affiancarci una struttura organizzativa che non solo è dotato di un sistema informativo, ma è dotato anche di altri strumenti di URP, visto che l'URP è l'interfaccia col cittadino, così come lo sportello unico, sono due cose uguali identiche, solo che una si occupa di telematica e permette di avere l'amministrazione presente in maniera virtuale. L'URP invece è quell'interfaccia col cittadino, con l'impresa, che permette di avere un'interazione di tipo fisica, ma non solo fisica, vedremo che per noi l'URP è un qualcosa di più. Infatti una possibile evoluzione del SUS è quella di integrare all'interno del SUS quella struttura organizzativa che porti al suo interno anche tutti gli strumenti telematici e non dell'URP. Vi faccio un esempio. Noi stiamo proprio con un progetto POR sviluppando un progetto di URP multimediale. Stiamo passando al colloquio con i cittadini non solo in presenza fisica ma anche attraverso web chatting, videoconferencing, ed è quello che vorremmo portare come prassi per l'interazione col cittadino, oltre chiaramente alla presenza fisica, perché quella è sicuramente importante per dare un volto umano all'amministrazione. Poi vi dicevo, la legge della 150 parlava anche di partecipazione del cittadino. La Regione Sardegna ha uno strumento di e-democracy nel quale chiaramente il beneficiario non è più il cittadino, siamo noi pubblica amministrazione, nella quale acquisiamo informazioni dal cittadino, segnalazioni. Il nostro compito è anche acquisire informazioni per poter migliorare, non solo erogare il servizio fine a se stesso, nell'ottica del miglioramento continuo, e poi legare ai procedimenti anche le persone che ci lavorano, dargli una faccia. Infatti ecco perché all'interno del SUS, è in atto di collaudo proprio in questi giorni, abbiamo impiantato due moduli, un modulo che gestisce la rubrica aziendale, quindi io nella banca dati dei procedimenti collego anche la rubrica telefonica, anche con la fotografia dell'impiegato, così come si fa nelle normali società private. E riesco a dire anche se quel funzionario in quel giorno è presente online,
è presente in amministrazione, perché la maggior parte delle lamentele che vengono dai cittadini è sto chiamando da 5 giorni, non riesco mai a trovarlo. Vedi che non è online, sicuramente sarai malattia. Ok? Un'altra cosa è uno strumento di navigazione indoor, perché per noi l'interazione col cittadino significa anche accoglienza. Cosa vuol dire? Dato che gli edifici della pubblica amministrazione di solito sono delle cittadelle, sono abbastanza estese, abbiamo progettato un sistema di navigazione indoor tale che il cittadino, presentandosi, se si presenta fisicamente da noi, attraverso la rubrica che riesce a mappare anche all'interno di ciascuna stanza dov'è l'impiegato per poter chiedere diciamo, lo stato della pratica, casomai non si rivolga in maniera virtuale attraverso il SUS, possa essere guidato attraverso una piccola app e con uno smartphone attraverso, diciamo, i meandri degli edifici della pubblica amministrazione. Sì? Ho praticamente finito. Quindi vi faccio vedere come l'ultimo concetto è sicuramente quello di fare in modo che il SUS interagisca anche con tutti gli altri sistemi informativi, dal gestore del workflow documentale al motore di protocollazione, al gestore dei procedimenti ambientali e così via. E questo ad esempio come si modifica l'architettura quando parliamo di interazione con altri sistemi informativi. Quindi avete visto come si è evoluto a seconda dei requisiti? E l'ultima cosa che vi vorrei dire, richiamando anche l'intervento che ha fatto Giannina sulla metodologia di sviluppo agile, in altre realtà dove ho la fortuna di collaborare, proprio per cercare di mettere il cittadino al centro della progettazione, stiamo adottando una metodologia di sviluppo che è anche consigliata dal Ministero per la Funzione Pubblica, che si chiama HCD, Human Centered Design. Questo mette proprio il cittadino al centro e permette al cittadino di partecipare all'intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dalla raccolta dei requisiti chiaramente alla analisi, alla progettazione, al test e allo sviluppo. No, allo sviluppo proprio no, perché non avrebbe le competenze, però diciamo partecipa a 360 gradi al ciclo di vita dello sviluppo, dell'evoluzione dei sistemi, ed è quello che diciamo che ci sta dando maggiori soddisfazioni, perché sicuramente con questo metodo il cittadino ha un software che è fatto come lo voleva lui. Gli inglesi direbbero tailored, cioè fatto su misura. Vi ringrazio, questi sono i miei contatti, casomai vi serva qualche ulteriore informazione. Grazie Ivan, veramente una bella presentazione, hai messo in luce gli aspetti non prettamente architetturali di questo ambizioso progetto e soprattutto ti ringraziamo per aver dato un nuovo punto di vista che è ancora più ampio sulle funzionalità del SUS, che insomma questi momenti sono sicuramente formativi per tutti. Passo ora la parola come da scaletta a Dimitri Tartari, che abbiamo sentito ora, prima, che adesso parla in una nuova veste, quella di coordinatore unico dell'agenda digitale regionale Smart City e Communities della regione Emilia-Romagna. Sì, grazie mille, cercherò di essere rapido perché si avvicina l'orario del pranzo. Intanto ringrazio anche il collega della Regione Sardegna perché credo che abbia sottolineato una serie di aspetti che sono comuni un po' a tutte le regioni nell'intento di andare a costruire una interfaccia, chiamiamola così, sia che sia fisica o digitale, con il cittadino e con il mondo dell'impresa, che sia il più possibile semplificata e che abbia un punto di vista che sia sempre di più quello dell'utente e non tanto quello di chi il servizio lo gestisce o l'ha gestito in questi anni. Come Regione Emilia-Romagna faccio una premessa: noi abbiamo costruito un sistema che noi abbiamo chiamato sistema delle comunità tematiche, che probabilmente assomiglia un po' a quello che state facendo qui con il centro di competenza. Io ho percepito questo parallelismo, e nella sostanza è una struttura di coordinamento e di collaborazione tra la Regione e gli enti del territorio, inteso non soltanto comuni, unioni di comuni e province, ma anche tutti
tutti quegli enti che possono essere coinvolti o devono essere coinvolti nella gestione di alcuni ambiti specifici. Le nostre comunità tematiche sono 11 ad oggi, tra le quali c'è quella che si occupa di servizi al cittadino e quella che si occupa di servizi alle imprese. Anche qua una divisione, ne siamo consapevoli, abbiamo ritenuto che fosse un passo troppo arduo quello di unificare da subito entrambi i gruppi, e allo stato attuale le comunità tematiche hanno oltre 1000 adesioni, quindi abbiamo più di 1000 collaboratori, diciamo così, delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito, e quindi parliamo di gruppi che stanno intorno al centinaio di persone ognuno. Questo è un po' lo sviluppo che c'è allo stato attuale. In questi due gruppi di lavoro, che peraltro hanno presentato in questo weekend i principali risultati tangibili, tutte le comunità tematiche, quindi anche queste, ci siamo dati l'obiettivo di andare a costruire quello che abbiamo chiamato, nell'ambito specifico dei servizi alle imprese, l'accesso unitario ai servizi alle imprese. E la stessa cosa stiamo facendo sui servizi al cittadino, con una leggera differenza che è legata al PON Città Metropolitane, e quindi a una forte collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Bologna, che sono destinatari dei fondi nazionali e che stanno lavorando su pianificazione PON, su appunto lo sviluppo di un sistema di erogazione di servizi complessivi al cittadino, e quindi la scelta su quello è stato di lavorare insieme alla Città Metropolitana e al Comune di Bologna, con gli enti del territorio e Regione, per convergere su un unico sistema di erogazione di servizi destinati prioritariamente al cittadino, quindi quelli che passano maggiormente dall'ambito comunale. Per quanto riguarda invece i servizi alle imprese, il lavoro nasce, diciamo così, dalla scusa di dover rifare il sistema informativo per l'erogazione dei servizi del SUAP, e quindi quello che inizialmente si chiamava SUAP Online. La programmazione dei fondi strutturali, anche in questo caso FESR, ha portato al finanziamento di questo rifacimento. Lo abbiamo intercettato come agenda digitale, non che ci fosse nulla di sbagliato, ma con l'intento invece di renderlo un pochino più ampio come operazione. Quindi da subito la scelta di allargare questa riprogettazione al SUE, quindi allo sportello unico per l'edilizia, un po' quello che si diceva, e quindi cominciare a lavorare in un'ottica che tenesse conto di entrambi i filoni, cosa, lo possiamo dire, non semplice, perché molto spesso all'interno delle organizzazioni si lavora per verticalità, o quello che solitamente si dice per silos, ma io penso che tutti siamo consapevoli di questo, e poi da subito un allargamento a tutto quello che erano le autorizzazioni ambientali e la parte di, scusate, non mi ricordo mai, terremoto uguale sismica. Bene. Chiaramente in Emilia Romagna il mondo sismica dopo il 2012 occupa uno spazio molto rilevante, sia in termini di pratiche che di ricaduta sul territorio, perché comunque la ricostruzione è praticamente completata, però continua a esserci una coda di burocrazia, potremmo dire. Questo lo abbiamo fatto con un approccio agile, come veniva evidenziato prima, e quindi la progettazione ci ha portato a immaginare un sistema che allo stato attuale è in una forma di test, ma entro l'anno dovrebbe uscire in produzione, e che vede 150 utilizzatori come enti del nostro territorio. Tenete conto che l'Emilia Romagna ha circa 327 dovrebbero essere oggi i comuni, perché le fusioni continuano ad esserci, quindi il numero non rimane mai stabile. Comunque dovrebbe essere circa 327 comuni, 150 sono già sul carro, diciamo così, e erogheranno i propri servizi attraverso questa piattaforma. Una piattaforma che però è stata progettata e realizzata con l'ottica di essere il punto di riferimento per i servizi che vengono erogati a cittadini e imprese, prioritariamente ad imprese, ma ad entrambi, e quindi è anche il punto di riferimento per il lavoro che si sta sviluppando con la Città Metropolitana del Comune di Bologna. Questo vuol dire che sono stati analizzati i vari processi e le procedure per l'erogazione dei servizi. Sono state ovviamente suddivise in elementi
singoli e unitari, e in questo momento, nel momento in cui si voglia erogare un ulteriore servizio, quello verrà progettato e realizzato sulla piattaforma in essere. Questo vuol dire che tutto quello che è già stato sviluppato per sue autorizzazioni ambientali e sismica non dovrà essere riprodotto, quindi stiamo parlando di mattoncini, un po' visto un sistema di cubi per quanto riguarda la Sardegna, il concetto credo che sia analogo. Questo dovrebbe permetterci di, man mano che andiamo a aggredire settori ulteriori, di ampliare la portata del sistema e quindi arrivare a un vero e proprio accesso unitario che tenga conto un po' di tutti gli aspetti, e quindi eliminare quell'ipotesi in cui ci trovavamo anche noi, che uno avvia una procedura su app online e poi quando deve passare, cosa che capita spessissimo chiaramente perché è raro che non ci siano anche altre autorizzazioni da richiedere, appunto ci siano altri sistemi o altre procedure, quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Bisogna dire una cosa, al di là del facile entusiasmo che può produrre tutto questo, le difficoltà sono tante, perché chiaramente la prima difficoltà in assoluto è l'avversità generale che c'è al cambiamento, alla trasformazione del lavoro e anche alla revisione di prassi che oramai sono consolidate, perché la prima ondata di digitalizzazione effettivamente aveva prodotto come effetto quello di trasformare in una forma digitale quello che prima era cartaceo, e quindi con un sostanziale impatto sul cambiamento del modo di lavorare, della prassi di lavoro molto ridotto, ecco, diciamo così, una digitalizzazione che non produceva trasformazione. Quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto è effettivamente una revisione completa, non soltanto in termini di trasposizione online dell'erogazione del servizio, ma anche in alcuni casi di scontro fra posizioni che non sono convergenti. Tenete conto che molto spesso anche la normativa non è coerente in settori differenti. Noi tra edilizia e attività produttive in alcuni casi ci siamo trovati andando a disgregare i processi, con alcune informazioni che venivano richieste in una procedura che includeva sia autorizzazioni autorità delle attività produttive sia edilizie, venivano richieste esattamente la stessa tipologia di informazione, chiamiamola in questi termini, ma secondo normative parallele che poi ne chiedevano una rappresentazione non identica. Quindi è chiaro che il confronto sui tavoli non è sempre facile, bisogna lavorare molto di concertazione, di confronto, e probabilmente in alcuni casi qui con Agid e con chi si occupa delle relazioni con i vari ministeri, in alcuni casi bisognerà anche andare a rivedere alcune normative, perché non è detto e non è sempre tutto coerente e come dire, allineato a una logica di erogazione dei servizi a 360 gradi. Grazie. Ringrazio Dimitri per aver presentato l'esperienza della Regione Emilia-Romagna. Anche in questo caso abbiamo potuto apprezzare come il punto di partenza per evolvere verso un nuovo concetto di sportello più completo sia il SUAP, stessa esperienza che stiamo portando avanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Passo ora la parola a Giovanni Gentili, il responsabile politiche per la Società dell'Informazione e Architettura e per la ICT dell'amministrazione digitale Regione Umbria. Salve a tutti, io in Regione Umbria mi occupo appunto di politiche per la società dell'informazione, che vuol dire che la mia struttura cura il piano triennale della Regione, e architetture, nel senso che stiamo cercando di lavorare molto sul lato architetturale, soprattutto a partire da questi temi che sono molto nuovi. Quindi oggi voi che siete qui avete visto parlare di argomenti molto nuovi. Perché dico questo? Perché anche la terminologia che avete visto usare molte volte è diversa, però quando con i colleghi di Regione Friuli ci siamo
contattati abbiamo visto che stavamo lavorando sugli stessi argomenti, anche se le cose vengono chiamate in maniera diversa. Quindi c'è un gruppo di regioni che, partendo dall'esperienza del SUAP, non a caso questa idea è nata in regioni che hanno già una tradizione di una rete dei SUAP, sta cercando di vedere come si può estendere questo concetto a qualcosa di nuovo. Noi in Umbria adesso l'abbiamo chiamato accesso unico, qualcuno lo chiama accesso unitario, qualcuno sviluppa delle cose che si chiamano case del cittadino, nella visione approvata alla conferenza delle regioni del 2014 si chiamava fascicolo unico. Però ognuno di questi termini ha un limite, riprende esperienze già portate avanti, per esempio il fascicolo potrebbe ricordare troppo un aspetto documentale, lo sportello unico abbiamo evitato di usarlo perché per noi in regione quando parliamo di sportello unico parliamo di commercio edilizio. Accesso abbiamo già visto però che crea dei dubbi perché dicono quindi SPID, la password unica, quindi diciamo è qualcosa di nuovo. Va inquadrato subito in una legge nazionale? No, a mio avviso, diciamo, per esperienza di cose imposte dal livello nazionale ne abbiamo avute già tante e per legge diciamo poi non, fissiamo subito dei paletti. Penso che sia importante lavorare insieme perché anche qui, anche noi stiamo cercando di portare avanti un lavoro insieme agli enti locali, di collaborazione a tutti i livelli istituzionali e questa cosa può andare avanti bene sul livello regionale. Provo a dire perché dico questo. Noi abbiamo una serie di leggi regionali che fissano per esempio lo sportello unico delle attività produttive dell'edilizia, quindi anche noi lo chiamiamo SUAPE, perché con i comuni si è concentrato in un unico punto questo sportello unico. A partire da questo concetto però stiamo cercando di esplorare cosa vuol dire incastrarsi nella visione architetturale dettata da Agid per dare una modalità di accesso unificata a tutti i servizi, non solo a quelli. Quello è il primo nucleo, quindi noi diciamo che il nostro programma di intervento infatti si chiama accesso unico ai servizi delle PA a partire da quelli del SUAPE, perché quello è il nucleo dove più abbiamo sperimentato questo tipo di metodologie. Però questa che vedete qui alle mie spalle è la visione di intervento, non vi dico altri dettagli sull'implementazione anche perché sarà presentata il 26 novembre a Perugia, il portale in versione beta. Qui per rimanere sul generale dico solo che noi abbiamo cercato di esplorare da subito 3 ambiti. Uno, il presidio organizzativo. Ivan diceva l'URP, che può sembrare un termine vecchio, ma ormai l'URP ce l'abbiamo tutti, non ce l'ha nessuno, però un lato di presidio organizzativo dove in un'ottica moderna qualcuno tenga dietro anche all'aspetto di CRM, dove se il cittadino contatta gli uffici non gli viene detto ogni volta scusi lei chi è, con chi ha parlato, ma dove invece viene tenuta dietro una storia, dove c'è un riferimento unico per i contatti. Per esempio qui buona parte di queste funzioni mi sembra di capire che ricadano dentro questo centro di competenza per la semplificazione e la rete che viene costruita, ma poi c'è anche una parte più organizzativa. Poi c'è tutto l'aspetto dell'interoperabilità, quindi l'ottimo lavoro che sta conducendo anche Agid su andare oltre il termine, cioè non c'è solo il meccanismo dei web service, dovremo parlare di come funzionano i processi e di come gli enti veramente dialogano, cioè dobbiamo andare oltre lo slogan per arrivare a casi concreti. Quali casi concreti se non quelli dei servizi che vede il cittadino? Cioè non possiamo partire con questa reingegnerizzazione dall'aspetto interno, tanto poi dall'esterno per forza dobbiamo impattare sull'interno. E poi il terzo elemento è questo portale che non ha ancora un nome, non sappiamo se chiamarlo sportello unico dei servizi, non sappiamo se chiamarlo forse catalogo unico, perché sportello richiama tutto il discorso dello sportello, portale per carità, insomma adesso vediamo, però non è l'unico canale d'accesso a queste cose, cioè noi vogliamo assolutamente sfruttare, non so, l'app nazionale IO, benissimo, c'è un altro canale utile per arrivare però a un insieme di servizi che da qualche parte deve essere descritto, dove? Perché altrimenti abbiamo fatto l'app, abbiamo una meravigliosa interoperabilità, abbiamo le infrastrutture, ma insomma sembra che in mezzo l'attività amministrativa chi
chi la deve coordinare, chi la deve, ecco appunto, però se uno dice portale pensa a qualcos'altro, cioè chiaramente l'innovazione è così, stiamo andando un po' oltre forse gli slogan, meglio così. Che architettura abbiamo preso a riferimento? Quella europea. Così non dobbiamo reinventare niente, quindi noi facciamo riferimento direttamente a EIRA, che è un'architettura formalizzata in Europa, e secondo me è importante arrivare anche a esplorare queste tecniche di architettura, perché altrimenti non ci intendiamo mai, tutti usano termini diversi, proviamo a formalizzarle. In Europa hanno 3 blocchi, grandi blocchi, a sinistra c'è l'accesso che uno fa ai servizi, al centro c'è qualcuno che coordina, orchestra, integra, e a destra ci sono le grandi banche dati, va bene? I registri, il catalogo e quant'altro. Chi lo fa questo ruolo in mezzo di coordinamento e orchestrazione? Lo lascio in sospeso. L'altra cosa importante, vi passo in pochi minuti alcuni concetti che secondo me sono importanti, è il servizio. Cioè, se dobbiamo parlare di come si coordinano i servizi, dobbiamo essere d'accordo su che cos'è un servizio pubblico. Fortunatamente Agid l'ha già scritto, perché c'è un'ontologia, parolone, cioè c'è una formalizzazione su che cos'è e come va descritto un servizio pubblico. Un servizio pubblico è qualsiasi cosa che il cittadino percepisce utile, quindi non dobbiamo pensare automaticamente a una pratica amministrativa. Però è importante questo concetto, perché? Perché quanti di voi sono responsabili di un procedimento, stanno allo sportello unico e gestiscono procedimenti? Alzate la mano. Allora, bisogna che noi, dal punto di vista del cittadino, andiamo oltre la logica del procedimento, cioè non sto dicendo che quindi chi fa il responsabile del procedimento non fa più il suo lavoro, no, lo fa esattamente come prima, ma il cittadino non è interessato al procedimento, è interessato al servizio. Ecco che serve qualcuno che metta insieme tutti questi procedimenti, senza mettere mano alle leggi. Prima partiamo da cosa serve al cittadino, lo ridescriviamo, lo ridesigniamo come servizio, lo descriviamo tutti insieme in una certa maniera, e poi studiamo rispetto a quel servizio i processi che ci stanno dietro, le interazioni, i dati. Bisogna farlo uno per volta, perché è inutile che promettiamo la rivoluzione e ci mettiamo a studiare tutti i servizi insieme, cioè non ce la facciamo, no? Nell'attesa succede di tutto. Quindi però prendiamo dei servizi specifici che interessano il cittadino e che iniziamo da quelli, ad esempio, del SUAP e del SUE, SUAPE per noi, insomma, di commercio edilizio. Proviamo a ridisegnarlo insieme. Se pensate a questo lavoro richiede un contatto diretto con gli enti, richiede le comunità tematiche, richiede un lavoro fatto insieme che va fatto a scala regionale. Va fatto a scala regionale perché, fra l'altro, ci sono competenze concorrenti a livello regionale, quindi inutile farlo diciamo con 8.000 comuni direttamente, sarebbe una cosa abbastanza improponibile, per cui ecco, su questo il ruolo della regione secondo me è un ruolo importante che può svolgere come coordinamento e integrazione. E non a caso uso questi termini perché l'articolo 14 al comma 2 bis del CAD dice che la regione porta avanti un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinata con gli enti locali, quindi nel CAD c'è già scritto, cioè nel senso, benissimo, fissiamo delle regole, le fissiamo tutti insieme, diceva Dimitri, il rapporto fra le regioni Agid di piena collaborazione è ottimo e può arrivare a fissare degli standard, però poi lavoriamo a livello regionale per andare a coordinare e integrare i servizi in modo che il cittadino abbia l'impressione lassù che ha un'esperienza unica che non vuol dire un sito solo, un sistema informatico solo, o altre cose che sono state tentate. Bene, anche noi abbiamo un sistema regionale che molti comuni usano, però dobbiamo sorpassare questa visione per arrivare a dare al cittadino un'esperienza unica. Se non è un accesso unico, non so più che sinonimi utilizzare, però ormai si parla di omnicanalità, cioè il cittadino poi se vuole telefonare non è che per forza dobbiamo costruire, no guardi sì, lei si è presentato qui allo sportello fisico ma mi deve compilare il form online, cioè anche qui vuol dire che non ci siamo messi nell'ottica del servizio, cioè io voglio avere questa cosa, se mi presenta allo sportello vorrà dire che sarà il dipendente che compila la stessa cosa, però guardate che è un passaggio molto grande e sostanziale, non è semplice, ecco perché abbiamo usato questo termine accesso unico, poi se ne possono inventare altri, perché poi c'è only once che è già stato detto,
alla fine ci sarà anche il fascicolo unico, perché poi la pubblica amministrazione lavora per procedimenti, per documenti e quant'altro, e anche qui si può standardizzare molto, questo sì, anche a livello nazionale. Però poi l'esperienza che il cittadino ha quando approccia un sistema, qui dico un sistema di pubbliche amministrazioni che sta sotto e che lavora insieme, questo concetto è stato scritto tante volte, adesso non ricordo nemmeno se questo comma del CAD è del 2005, è stato scritto dopo, però adesso che abbiamo fatto un grosso lavoro sulle infrastrutture, sulle piattaforme, sui data center, quindi le regioni, insieme a Agida ha fatto un grosso percorso in questo senso, possiamo secondo me aggredire questo lato che è quello dei servizi, cioè finalmente arrivare a incidere su quello che poi il cittadino percepisce, che è poi il lavoro che Agile vuole portare avanti attraverso gli ecosistemi, no? Siamo arrivati anche qui a parlare di ecosistemi, ma l'ecosistema è una cosa che da qualche parte deve avere dei riferimenti, deve avere degli standard nazionali, deve avere però un ecosistema anche degli elementi abilitanti di livello regionale, insomma, non è inevitabile, perché molte di queste materie poi trovano una competenza concorrente, perché è la dimensione su cui si può riuscire a contattare i comuni. In alcuni casi noi siamo una regione piccola, 900.000 abitanti, magari in qualche caso ci vogliono anche delle cose intermedie fra regione e i comuni, però è una dimensione dove la regione può sviluppare un'azione di coordinamento, di dispiegamento dei sistemi che può essere molto importante. Adesso chiamatelo come volete, spero che un po' il concetto sia passato. Grazie Giovanni. Anche l'intervento di Giovanni ci conferma nella validità di questo tipo di confronti, momenti di coordinamento e di condivisione dei progetti che ognuno di noi sta portando avanti nelle singole regioni, ma che hanno veramente tanti elementi in comune. Passo ora la parola al mio collega Luca Gargiulo, che anche lui è funzionario del SIEG della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci fornirà una vista più in profondità del progetto Sportello Unico dei Servizi della Regione. Prego Luca di accelerare i tempi il più possibile, perché siamo già un po' in ritardo. Ok, Prego. buongiorno intanto a tutti, grazie a quelli che hanno saputo resistere fino adesso, spero di non essere io quella che vi darà la mazzata finale, ecco. Allora, il SUS è uno scenario molto complesso, l'abbiamo già capito durante questa discussione, ci sono tanti attori, ruoli, tanti enti che partecipano ai vari processi, ogni ente vive in un suo ambito amministrativo ben definito, con le sue policy di sicurezza, le sue tecnologie. Ci sono tantissimi procedimenti, abbiamo sentito prima, si parla di centinaia o anche migliaia, e ci sono tanti dati richiesti all'utente, ogni procedimento ha i suoi dati, ci sono procedimenti molto complessi che richiedono la compilazione di tantissimi dati. I dati sono di due tipi, strutturati e non, perché tante volte serve magari comunque fornire un documento fornito da un terzo che quindi rimarrà sotto forma di documento. Però è importante che i dati strutturati rimangano strutturati fino alla fine, quindi arrivino strutturati, passino attraverso tutti gli enti in cui devono passare in forma strutturata e vengano utilizzati dai back office finali per poter essere elaborati in modo automatico, perché il problema è, come diceva prima l'assessore, che si fanno tante stampe ancora, ma chiaramente se mi arriva un documento in cui ho i dati, ma sono sotto forma di documento, devo reinserirli da qualche altra parte, quindi la prima cosa che fa l'operatore se li stampa per avere maggior comodità di gestione, no? Ci sono chiaramente in questi processi tante interazioni, tante collaborazioni fra l'utente e l'ente, perché poi ci sono degli errori, ci sono delle cose da integrare, ci sono delle notifiche, devo vedere gli esiti, recuperare i certificati, eccetera. Ci sono interazioni fra gli enti, nei processi un po' più complessi come quelli gestiti dal SUAP o comunque da uno sportello unico, c'è la collaborazione fra più enti. Ci sono numerose relazioni fra i dati, e questo è anche un bene, perché questo ci consentirà di semplificare un po' la vita all'utente e a noi stessi. E poi ci sono anche l'interazione con altre strutture, fra cui cito ad esempio l'infrastruttura di pagamento, struttura abilitante, per cui c'è la necessità di pagare bolli e diritti, e questo per il momento era un ostacolo, perché ad esempio il bollo alla fine dovevo fornirlo in qualche modo sotto forma di scannerizzazione quando andava bene, no? Non c'era ancora il bollo elettronico, adesso da un po' di tempo c'è e possiamo utilizzare anche questa caratteristica.
Quindi per cercare di dare una soluzione a queste problematiche ci siamo posti degli obiettivi di minima che consistono, uno, nell'uniformare le modalità di interazione nei confronti di qualsiasi ente che eroga un qualsiasi servizio, quindi non solo SUAP, ma qualsiasi servizio online. Consentire la gestione dell'istanza utente nel modo più opportuno, in funzione della necessità di gestione dei singoli erogatori, quindi qua ci mettiamo dall'altra parte. Consentire l'evoluzione autonoma di diversi componenti, perché non possiamo rimanere bloccati, visto lo scenario complessivo, alla modifica di un componente che ci blocca l'attività di un sistema molto più grande. E chiaramente bisogna ottimizzare l'investimento di risorse economiche e professionali, perché il costo è sempre un obiettivo da tenere sotto controllo. Quindi questo si traduce in obiettivo macro, che è semplificazione, vista a 360 gradi. Dapprima dalla parte dell'utente, ovviamente, che a volte si tende a trascurare, no? Quindi deve essere facile innanzitutto per l'utente, quindi l'interfaccia utente deve essere facile. Agid ha rilasciato una serie di prescrizioni, di pattern, di best practice per fare il design corretto dei siti web, però chiaramente le regole sono regole che vanno poi adattate al contesto e soprattutto ci vuole molto buon senso. E anche la user experience deve essere naturale, cioè l'utente deve trovare ovvio quello che fa, non deve stare lì a pensare, a leggere manuali, a cercare help in linea, eccetera. Tutte le strade portano a Roma, nel senso che al punto finale io ci giungo in tanti modi diversi. Avrò il portale nazionale di tutti i servizi dove navigherò con delle logiche adeguate e arriverò alla fine sul servizio erogato dal comune di Lugosullo, oppure partirò direttamente dal comune di Lugosullo, oppure dal portale dei servizi regionali, oppure banalmente andrò su Google e scriverò ristrutturazione edilizia comune di Udine e spero che mi venga fuori qualcosa. Alla fine comunque io dovrò fornire almeno 3 informazioni significative al sistema per attivarlo. Chi sono, o meglio chi è il richiedente, chi deve fruire del servizio online, a chi devo chiederlo e cosa devo chiedergli esattamente. Almeno queste 3 informazioni alla fine in qualche modo le avrò recuperate, oppure me lo chiederà il sistema sul momento. E a questo punto la gestione dovrà essere consistente, quindi da qualsiasi parte sono arrivato avrò una gestione unificata, che non dipenderà dal comune, che non dipenderà dal procedimento. Chiaro, i dati cambieranno, però il modo in cui mi vengono chiesti sarà sempre quello. E dovrà avere completezza di informazioni, nel senso che non dovrò stare a pensare adesso cosa faccio, la prossima mossa quale sarà, dovrà essere il sistema che mi propone se c'è bisogno di un'integrazione, perché quel procedimento magari a volte è associato a altri procedimenti, che mi propone, guarda, in questi casi qua se tu cadi in questa casistica dovresti fare anche questo, no? Cambio cappello e vado dall'altra parte della barricata, quindi sono l'ente, lo sportellista, l'operatore che riceve la richiesta. In qualche modo sono state raccolte queste informazioni, sono arrivate all'operatore. E a questo punto bisogna che l'operatore abbia anche lui la vita semplificata, quindi bisogna che i dati in qualche modo girino da soli. Questo vuol dire che io come informatico che dovrà realizzare questi componenti dovrà fare in modo che l'intelligenza non sia nell'utente e nell'operatore, ma sia nel sistema, nelle basi dati del sistema, che hanno tante informazioni e tante informazioni che mi aiutano a svolgere il mio lavoro. Quindi il sistema conosce sia il contesto che i processi, perché avrò una base dati, un catalogo dei procedimenti ad esempio, no? Quindi saprò ogni procedimento cosa fa, che passi deve attivare, chi deve contattare ogni passo, eccetera. E poi dal punto di vista dello sviluppatore, di chi gestisce il sistema, dovrà essere facile da gestire, quindi tutte le attività di gestione rutinaria legate a problematiche di fault tolerance, grande disponibilità, gestione dei click days ad esempio, quindi possibilità di scalare anche in funzione del carico. Il sistema dovrà essere abbastanza intelligente ad accorgersi che ci sono molti più utenti del solito e attivare dei moduli paralleli che mi gestiscono le richieste in più. E poi i componenti, come dicevo prima, devono essere autonomi, quindi devono poter evolvere in modo autonomo. Quindi dovrò definire bene come i componenti parlano uno con l'altro, poi l'implementazione la posso cambiare per il singolo modulo, però questo non avrà impatto sul resto del sistema.
Per fare questo abbiamo seguito un certo processo, no? Quindi abbiamo prima individuato quali sono gli attori principali, ognuno che ruolo aveva nel sistema, abbiamo descritto le macro interazioni e abbiamo separato le responsabilità, ma non processo per processo, ma componente per componente, per cercare di raggruppare, mettere a fattore comune le cose che effettivamente erano comuni in certe parti del sistema. In particolare abbiamo identificato dove vengono attraversati i confini, quindi il confine fra il mondo dell'utente, fra il mondo dell'ente pubblico e anche all'interno dell'ente pubblico, fra i vari enti pubblici, perché come dicevo prima, ognuno ha il suo dominio di sicurezza, ognuno gestisce i suoi utenti, ognuno ha le sue policy, le sue attività amministrative, eccetera. Poi devo descrivere cosa passa attraverso i confini, quindi quali sono i dati, e qua oggi ci sta dando una grande mano, perché almeno per il SUAP ha definito una serie di ontologie, quindi una serie di dizionari di dati usati comunemente con una semantica ben definita, quindi quando io parlo di anagrafica so di cosa sto parlando e do un'interpretazione univoca, non è che ogni processo e ogni applicazione si inventa l'anagrafica è quella. Stessa cosa per i vari tipi di domande, ha creato uno schema, un catalogo di schemi dati riutilizzabili in più contesti. Quindi a questo punto posso identificare macro componenti, quindi ho fatto una scomposizione della complessità, eravamo partiti da una situazione molto complessa, l'abbiamo in qualche modo ridotta. Abbiamo anche capito un po' come devono comunicare questi componenti. Anche qua Agi ci dà una mano perché sulla parte più tecnologica almeno ci sta fornendo delle linee guida per l'interoperabilità informatica. A questo punto posso riconoscere strutture e comportamenti comuni e quindi cercare di sviluppare il software in modo intelligente. Quindi se la stessa cosa viene fatta in più contesti, in più punti, in più processi, cerco di svilupparla bene una volta sola e di riusarla. Poi posso ritirare questo processo, perché prima suddivido in grossi blocchi e poi all'interno di ogni blocco posso vedere se all'interno anche lì posso riutilizzare qualcosa e scomporre ulteriormente il sistema. E quindi identifico componenti tecnologici che posso riusare in più contesti, anche in più macro blocchi, perché no? Dicevamo, prima cosa che abbiamo fatto è cercare di capire chi sono i nostri utenti. Quindi abbiamo un richiedente che è un ruolo in realtà. Io avrò un fruitore che è quello che ha bisogno di avere il servizio, quindi sarà una persona fisica, una persona giuridica tipicamente, ma posso avere anche un professionista che fa da intermediario per un altro fruitore. Quindi già qui vediamo che abbiamo un concetto di delega sotteso, no? Perché se un professionista fa questo lavoro per tanti utenti dovrà poi avere accesso a informazioni di più utenti, però solo degli utenti per cui è delegato chiaramente. Poi in realtà anche lo sportello unico diventa richiedente nei confronti degli altri back office, perché in realtà lo sportello unico, il SUAP, è stato sì automatizzato per fare quello che fa lo sportello unico, quindi gestire soprattutto le interazioni fra gli altri componenti, fra gli altri enti, fra gli altri operatori. Però dopo resta una parte relativa a ogni singolo ente che ha la sua parte di lavoro per svolgere il particolare compito che gli è stato richiesto dal SUAP. D'altra parte abbiamo detto ci sono quelli che erogano il servizio, che sono essenzialmente di due tipi, un back office specifico che fa quel lavoro e certi procedimenti, certi servizi che vengono visti come servizi da parte dell'utente, come procedimenti amministrativi da parte dell'ente, fanno quel lavoro dentro quello specifico ente, non escono da quei confini. Questa è una situazione più semplice, diciamo. D'altra parte c'è lo sportello unico, di cui il SUAP è una particolare declinazione coperta da una certa parte della normativa, ma ci sono anche altri tipi di sportello unico, che hanno la caratteristica di fare da front-end unico nei confronti dell'utente e di preoccuparsi poi di smistare tutte le attività necessarie a gestire la complessità di un procedimento molto articolato. E quindi gli erogatori per noi sono enti pubblici alla fine, comuni, UTI, regioni, altri enti, protezione civile, sanità, ospedali, vigili del fuoco. Però dobbiamo riuscire a parlare con ognuno di essi in un modo comune, standardizzato.
Questa qua è la vista un po' d'insieme. Vedete al centro c'è questo concetto di gestione istanze, no? A cui fanno riferimento 3 macroblocchi tipicamente. La parte è quello che vedono il richiedente, che interagisce, io gli ho messo un'interfaccia web, prima abbiamo parlato di mobile first, siamo ancora un po' lontani diciamo, però insomma la direzione è quella, però c'è anche da dire che tutto quello che stiamo facendo si applica sia all'interfaccia web, che poi può anche scalare su un dispositivo mobile se fatta bene, oppure su app vere e proprie, nate proprio per il mobile. Importante è che sotto ci siano servizi. Chiaramente l'utente dovrà notificarlo che è avvenuto qualcosa nei suoi confronti, quindi manderò un SMS, un WhatsApp, un'email, una posta certificata in certi casi dove è necessario avere una certezza della consegna, no? E quando l'utente riceve questa notifica tornerà sul mio portale, che ormai conosce, perché ha fatto la prima richiesta, e vedrà come va avanti la sua pratica. D'altra parte c'è l'erogatore di servizio, in cui ci sono vari enti o un ente solo che in qualche modo eseguono il procedimento amministrativo che serve a dare il servizio all'utente. Quindi c'è una collaborazione fra questi enti, che è quella parte segnata lì in basso che esplicita un po' nella notazione, in questo caso abbiamo qualcosa di comune con l'Umbria, notazione Archimate, che è un linguaggio scelto anche dall'Unione Europea per dare un po' di contezza visiva, con significato però molto ben definito ai vari pezzi, no? In modo che tutti siano d'accordo su quello che si vede. Dall'altra parte abbiamo la gestione della nostra istanza, perché la nostra istanza viene raccolta da un back office, finirà dentro un fascicolo di un procedimento, quindi uno stemma documentale, verrà protocollata e avrà uno stato di avanzamento. I vari attori che collaborano a mandare avanti l'istanza dovranno alimentare questo registro istanze in cui viene tenuta traccia di dove è arrivato il nostro procedimento e ne può essere data anche visione all'utente, che avrà in qualche modo una sua vista su questo registro istanze. Luca, ti chiedo di accelerare un po'. Accelero. Allora, vabbè, sulle responsabilità del front-end più o meno abbiamo capito, da autenticare l'utente, consentirgli di creare una nuova istanza, interagire con vari componenti che hanno l'intelligenza per gestire correttamente l'istanza e poi alla fine dovrà inoltrare i dati ai back office. Poi qua avevo messo anche uno schema un po' del front-end, che vedete è abbastanza complesso, no? Che deve gestire una serie di cose in modo generico, perché l'idea è non forniamo un front-end specifico per ogni procedimento, ma forniamo un sistema generico in grado di ragionare sui dati e di fornire l'interfaccia giusta all'utente che sta cercando di richiedere un certo servizio. Poi dicevo, il front-end dovrà anche dare l'interfaccia verso insieme di dati che i sistemi hanno raccolto sull'utente, quindi qua parliamo anche di profilo civico, di cui una parte è il registro istanze, ma il profilo civico contiene anche i miei dati, le mie preferenze, i miei documenti, frutto anche di interazioni precedenti, le mie abilitazioni, attestazioni, tutta la storia e lo stato delle mie precedenti interazioni, quindi tutte le istanze che ho già attivato. Quella attiva voglio sapere anche a che punto è arrivato, il fascicolo documentale associato al mio procedimento, tutti i miei pagamenti, se ho dei pagamenti in sospeso che devo ancora effettuare. Essendoci tante informazioni avrò bisogno anche di un meccanismo di filtro per utente, per pubblica amministrazione, per tipo di informazioni, eccetera. E poi mi servirà anche un meccanismo di notifica per comunicare, per avvisare l'utente che è successo qualcosa. Quindi il registro istanze in particolare avrà due aspetti, una parte che viene visualizzata dal richiedente e che serve poi anche ad attivare le azioni di integrazione e di recupero degli esiti, e dall'altra parte invece viene alimentato dai vari back office che interagiscono con il mio procedimento. Back office ha questa responsabilità, gestire le istanze del richiedente. Sta tipicamente nel dominio amministrativo di uno specifico ente, però deve in certi casi comunicare, come abbiamo detto, con altri enti. E ragionando un po' su quello che fanno i vari back office, abbiamo già enucleato alcune cose comuni.
Una parte è l'interazione con il front-end, dobbiamo stabilire come un qualsiasi back office riceve le istanze, in modo da formalizzare questo tipo di comunicazione una volta per tutti. E svincolare anche lo sviluppo dei vari pezzi, perché il singolo back office non è detto che riusciamo a svilupparlo subito. Magari all'inizio riceviamo solamente i dati, verranno elaborati magari solo con quello che ci dà il sistema documentale, oppure a mano banalmente, specie nei comuni piccoli, non è detto che lo stesso back office vada bene nel piccolo comune e nel grande comune. E abbiamo separato in qualche modo la parte di gestione comune da quella specifica, in modo da poter nucleare una parte del processo, e quello è sempre quello, deve comunicare col protocollo, deve comunicare col sistema documentale, deve comunicare con altri sistemi di back-end, dove ci sono certi tipi di dati, e poi ci sarà la parte specifica che è tipica di quel particolare processo. E questo sarà compito di un altro sistema. Ma io avrei finito, vi lascio qua i miei riferimenti e spero che sia stato abbastanza utile. Ecco. Grazie a Luca per averci dato una visione più architetturale del progetto che stiamo portando avanti. Come si può vedere, insomma, tanto lavoro è stato fatto e c'è una buona base di partenza. Passo adesso, partendo appunto dalle esperienze regionali, facciamo un salto di prospettiva e passiamo la parola a Guido Pera dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che guida il processo di trasformazione digitale in Italia. Buongiorno a tutti, anzi buon pranzo fra un po'. Cercherò di essere il più sintetico, ma devo comunque immediatamente dare qualche minima di risposta a quelli che mi hanno preceduto, e mi sembra assolutamente corretto, visto che oggi Agid sembra oltre al suo, sembra che un po' il protagonista siamo anche noi. Intanto ringrazio moltissimo i partecipanti ai gruppi di lavoro con cui sto collaborando da 1 anno e mezzo, perché è grazie a loro che chiaramente gli obiettivi si sono veramente alzati dal punto di vista della qualità e anche della quantità. Siamo partiti semplicemente per fare degli schemi XML, adesso fra un po' stiamo mettendo mano addirittura alla filosofia della reingegnerizzazione dei processi. Questa è la prima cosa, e devo dire che ci lavoriamo un casino bene, e secondo me quello che stanno apportando è tantissimo, soprattutto non soltanto l'esperienza ma anche approfondita dal punto di vista della competenza. E questo mi conferma come spesso e volentieri le competenze e l'innovazione spesso e volentieri stanno più sui territori che a livello centrale. L'altra cosa è a Dimitri. Convengo con lui che chiaramente c'è la necessità di una modifica della normativa, che deve arrivare però essenzialmente appunto da feedback normativa. Io parlo soprattutto di linee guida in questo caso, dell'aggiornamento delle linee guida che sono una competenza di Agid, ma questi aggiornamenti chiaramente possono nascere e possono svilupparsi correttamente soltanto dai feedback che danno certi gruppi di lavoro. E comunque ce ne sono sicuramente 2 che stanno in ballo e che entro la fine dell'anno dovremmo tirar fuori, e che casomai sicuramente i partecipanti al gruppo di lavoro saranno consultati prima ancora di mandarli in consultazione, e sono quelli della gestione documentale e quella dell'interoperabilità. Una prima cosa si farà il 31, e il 31, prima ancora della consultazione, faremo una presentazione sui principi di come stiamo sviluppando l'interoperabilità direttamente nella plenaria della convention. Per quanto riguarda il discorso dei moduli e mattoncini, assolutamente d'accordo, tutta quanta l'operazione che si sta evolvendo, il piano triennale eccetera eccetera, va nella direzione di creare una situazione nella quale si possa chiaramente operare in una implementazione a mattoncini, a moduli. In fin dei conti abbiamo abbracciato già da 1 anno a questa parte il concetto di API, e le API sono in qualche maniera, fanno parte di questi mattoncini. Quindi a questo punto vado direttamente alla roba che mi riguarda. Allora, giustamente il titolo a questo punto, con queste premesse, non poteva essere condividere per accelerare la semplificazione. Senza condivisione di competenze non si accelera niente. No, sto andando indietro, ok, adesso vado avanti. Questa secondo noi, anche se piccola, anche se non si ricorda in molti, in effetti la consideriamo una piccola conquista dal punto di vista normativo. È l'articolo 66 del decreto legislativo 217, che è quello che ha modificato il CAD.
Quando ad un certo punto dice che al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, oggetto dell'agenda per la semplificazione, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in esse contenute. Per la prima volta si sta dicendo in una normativa in Italia che insieme con il dettato tipicamente giuridico bisogna metterci anche gli allegati tecnici, ma bisogna mettere gli allegati tecnici legati chiaramente al dettato giuridico. In fin dei conti è la maniera che abbiamo utilizzato per poter far sì che gli schemi XML, l'ontologia di cui parlava prima Luca, potesse essere integrati, addirittura resa obbligatori all'interno praticamente degli aggiornamenti normativi. C'è anche il piano triennale che naturalmente definisce tra gli obiettivi come risultato la definizione di architettura, componenti, interfaccia applicativa, come a dire che tutto quello che abbiamo detto oggi sta all'interno di un quadro coerente. Questa è la situazione attuale però. Perdonateci, questa è la visione, la vista che abbiamo dal punto di vista centrale, differenti moduli della presentazione delle istanze, ma questo tutto sommato piano piano ci mettiamo mano, interpretazioni della norma che determinano differenze nei processi implementati, e questo l'abbiamo sperimentato insieme con loro fortemente negli ultimi mesi a forza dei schiaffi, differenti soluzioni software, portale imprese di un giorno, sistemi su app regionali, sistemi back-end dei comuni, sistemi degli enti terzi, e sono scherzamente integrati fra di loro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è una competizione qui, signori, non è a chi vince. In effetti tutti questi possono e devono convivere. L'importante è che siano chiaramente integrati fra di loro. Sta poi all'interno dei territori, dei comuni, delle regioni decidere quali scegliere, ma devono essere chiaramente fatti in maniera tale che possano essere integrati fra di loro. Questo lo salto perché chiaramente il delivery unit di cui già vi ha illustrato Francesca Ferrara. Questo è il gruppo di lavoro sui moduli, come si era composto, perché è tutto partito da qui, è partito dal gruppo di lavoro coordinato dalla funzione pubblica, che ha come obiettivo la definizione dei moduli per la presentazione di istanze condivise a livello nazionale. Pensando che siamo partiti qui e che oggi ci siamo trovati a 2 anni di distanza in un convegno a parlare di certe cose, secondo me mi sa quasi del misterioso, dell'esoterico, se permettete, considerando i tempi della pubblica amministrazione, soprattutto dell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione. I risultati dei moduli cartacei, i moduli PDF di 24 moduli SUAP più 7 moduli SUE, ma come vedete siamo assettamente allineati. A tutt'oggi noi abbiamo fatto gli schemi di 24 moduli SUAP e di 7 moduli SUE, è l'ultima parte. Questa è l'organizzazione che ci siamo dati. Abbiamo una composizione dei tavoli che è fatta da Agile, quelli che ordina, ma dentro ci stanno qualcosa come, nella mia mail list c'ho qualcosa come 94 persone, funzione pubblica, regioni, pubbliche amministrazioni centrali, ANCI, stakeholder. Una parola sugli stakeholder. Gli stakeholder io li considero tutti, considero anche il mondo delle imprese, è molto probabile che all'interno della convention si affaccerà pure Confindustria Digitale. Articolazioni e obiettivi, i 3 gruppi di lavoro, che sono i gruppi di lavoro degli schemi, che sono quelli che tutto sommato hanno creato i 24 moduli SUAP e 7 moduli SUE in schemi e SUE, e hanno fatto sì di introdurre il concetto di ontologia all'interno dei moduli, e non è una cosa da poco secondo me. Gruppo di lavoro dei processi, che continua chiaramente a dibattersi su una serie di metodologie, ma piano piano sta cercando di affinare sempre più. Io gli schiaffi di cui parlava Ivan li considero positivi, perché stanno affinando gli obiettivi. E oggi un obiettivo che ci stiamo prendendo è questo, l'individuare le esigenze di interazione tra i soggetti coinvolti attraverso il disegno dei processi attualmente implementati, cioè si usa l'analisi dei processi per arrivare a capire le esigenze di interazione. E il gruppo di lavoro architetture, che è quello che chiaramente deve ancora partire, ma che secondo noi dovrebbe arrivare a risultati concreti, è la definizione delle interfacce di servizio. Questa parola, interfaccia di servizio, sarà uno dei punti fondanti delle nuove linee guida sull'interoperabilità. E le nuove linee guida sull'interoperabilità daranno la possibilità della creazione, se le cose vanno come ci auspichiamo, di un catalogo di servizi. Ma non è un catalogo di servizi in elenco che cosa fanno le amministrazioni, è un catalogo di servizi da un punto di vista tecnico, in cui siano chiaramente definite le interfacce di servizi. Naturalmente fruibili da tutti, perché quello che c'è qui dietro, gli strumenti utilizzati, è la condivisione delle esperienze.
e qui non vi sto a dire perché chiaramente l'avete portato in abbondanza stamattina, i protocolli XML, tra parentesi i protocolli XML in questo caso non è una scelta definitiva, oggi se usate Oxygen 16 e volete passare da XML a JSON ci passate con un click, quindi chiaramente i protocolli XML sono soltanto chiaramente un punto perché hanno una standardizzazione tale che ci permetteva di fare una serie di controlli, di definizioni, appunto l'ontologia che abbiamo detto prima, che comunque non significa poi andare ed evolversi nel futuro. L'applicazione, e questa è una cosa che in effetti ci importa molto, è l'applicazione di metodologia BPM, Business Process Management, per la descrizione dei processi attualmente implementati. Una piccola notizia di sottofondo, il nuovo direttore generale è un innamorato del BPM, quindi questo tutto sommato ci farà sicuramente comodo, direttore generale dell'Agid. Quest'altra cosa secondo me molto importante è una cosa di cui devo in qualche maniera l'introduzione al team. E la gestione del change management dei prodotti attraverso l'utilizzo del repository pubblico. L'esperienza e l'affiancamento col team di Piacentini nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni per me, mi ha portato tutto sommato, al di là insomma, del fatto di essere 2 polli nello stesso pollaio, però ad assorbire a loro una serie di innovazioni, tra cui questa che mi sembra molto importante è quella dei repository pubblici. Oggi noi come gruppo lavoriamo soprattutto su GitHub, i lavori che facciamo lì dentro sono aperti a tutti, compresi chiaramente gli schemi, come a dire quegli schemi da subito, come da un certo punto l'abbiamo messi, li possono utilizzare tutti, anche a livello commerciale. Attività collaterali, e queste sono attività che ci hanno portato il fatto che andassero bene gli schemi, poi a questo punto gli schiaffi dei processi ci ha portato a questo punto a fare una serie di attività collaterali, che sono quelle che poi sono un'esigenza profonda che abbiamo scoperto essere soprattutto sul territorio, quella che ci è stata richiesta anche questa mattina, un intervento verso le pubbliche amministrazioni centrali perché a quel punto facciano scendere dagli altari certe, diciamo così, vigili del fuoco per esempio, insomma, che è uno di quelli che chiaramente dà più pareri su tantissime pratiche per le attività produttive, e quindi abbiamo iniziato un progetto con loro. Non per nulla il 31 viene a parlare il capo il responsabile dei sistemi informativi dei vigili del fuoco per spiegarci insieme con noi che tipo di progetto stiamo portando avanti, soprattutto per quanto riguarda l'ontologia anche loro degli schemi, quindi dei loro moduli, e non sarà soltanto legata alla certificazione, ai pareri che si danno sulla prevenzione incendi, ma a tutti quanti i moduli che in questo momento vengono utilizzati dai vigili del fuoco. Quindi i vigili del fuoco utilizzeranno le nostre metodologie per la descrizione dell'anagrafica e quindi delle ontologie anche per altri servizi che non fanno parte soltanto di quelli del SUAP. Altra cosa che ci interessa moltissimo è appunto quello che vi dicevo, questo ve l'ho già anticipato, è che le linee guida a cui metteremo mano è sicuramente entro l'anno, ma vorremmo in qualche maniera discutere con questi gruppi, prima ancora praticamente di metterle in consultazione, sono quelle della gestione documentale e dell'interoperabilità. Questi sono gli obiettivi a breve e medio periodo: applicazione delle metodologie BPR per trasformazione digitale dei processi legati ai procedimenti ai fini di incrementare l'efficienza operativa, la definizione delle regole di interoperabilità. Altra cosa assolutamente importante che secondo noi è decisiva, che oggi se ne è parlato poco, forse non lo so perché, l'integrazione delle banche dati autoritative funzionali ai processi. Sulle quali mi sono battuto come lo so, però a questo punto soprattutto regionali, e io sto parlando a questo punto di rifare la trattativa per quanto riguarda l'accesso al registro delle imprese, il fascicolo delle imprese, la NPR e qui l'IPA, che sarebbe l'indice pubbliche amministrazioni, che è una rogna nostra dell'Agid, perché secondo me deve essere assolutamente sistemata meglio. Sulla NPR, perdonatemi, in questo clima di felicità, però considerate una cosa, la NPR che seguo anche quella dell'anagrafe nazionale, che oggi dovrebbe essere arrivata a circa 11 milioni di soggetti caricati sopra, considerate che
non sembra, ma ha una valenza terribile su progetti come quelli che stiamo seguendo, e quindi in qualche maniera esco un po' dal discorso degli sportelli unici, e visto che sono nella sede della regione Friuli Venezia Giulia, visto che il Friuli Venezia Giulia dal punto di vista tecnologico è decisamente avanzata e l'85-90% dei comuni del Friuli Venezia Giulia sono tutti quanti gestiti anagraficamente parlando dagli INSIEL, spero che qualcuno stimoli INSIEL a dare una mano ai comuni a subentrare dentro l'NPR e l'eventuale consolidamento del quadro normativo, eccetera, eccetera. Ho fatto sinteticamente poi quelli che sono i vantaggi per la PA, semplificazione della comunicazione utilizzando il paradigma machine to machine. È una di quelle cose che vogliamo introdurre molto forte all'interno dell'aggiornamento delle linee guida sulle procedure, sulla gestione documentale, cioè far sì che ci siano dei presupposti per un utilizzo sempre più forte del paradigma machine to machine. Quindi, come dire, i protocolli devono essere automatici, la PEC deve finire. Vabbè. La PEC deve finire. Ok. Possibilità di migliorare la disponibilità dei dati a livello nazionale favorendo la realizzazione di strumenti di supporto alle decisioni. Io sto pensando all'AUA. Non potete immaginare, io guardando l'AUA, guardando praticamente i dati che stanno dentro l'AUA, mi domando e dico come fa un paese del genere come il nostro, che dice ancora di essere il 7° paese industriale, a analizzare quei dati che stanno lì dentro. Ci sta l'80-90% di certe situazioni, compresi praticamente i problemi di ieri a Roma con la grandine, che a utilizzare i dati che solo i dati che stanno nell'AUA avrebbero chiaramente una capacità di supporto alle decisioni veramente unica. Liberazione di risorse, e qui la liberazione di risorse è comprensibilissima, una riduzione del lock-in delle PA verso le imprese, perché quando uno va a fare sistemi che usano i mattoncini e usano le API, il lock-in si abbassa drasticamente, e naturalmente però all'interno di una consapevole salvaguardia degli investimenti. È una delle cose che abbiamo detto immediatamente quando abbiamo iniziato i gruppi di lavoro. Agide si sta ammazzando, era tanto facile abbracciare imprese in un giorno, anche per noi. Però questo significava in qualche maniera limitarci praticamente all'innovazione e non salvaguardare gli investimenti. Vantaggi per il cittadino imprenditore: omogeneizzazione dei servizi con elevazione dell'indice di qualità su tutto il territorio nazionale. Noi vorremmo che chiaramente quello che si fa in Sardegna si facesse pure nel Molise, quello che si fa in Friuli arrivasse anche in Campania. Attuazione concreta del principio One Solly, ma qui non mi sto a approfondire. Concretizzazione della riduzione dei punti di contatto, l'avete detto in tutte le salse. Sistemi di interfaccia utente omogenei nell'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. E il conoscenza, questo non l'ho fatto intanto, io l'ho fatto prima, non è nient'altro che la sintesi di quello che avete detto questa mattina quando avete fatto riferimento agli obiettivi dei vostri sistemi. Questa è una slide invece per le imprese fornitrici della PA, ci sono pure loro. Creazione di un potenziale mercato attraverso la disponibilità delle API, una maggiore possibilità di specializzazione funzionale e creazione di nuovi segmenti di mercato, perché questa roba, se fatta bene, crea anche questo, quindi è un volano per l'economia. Potenziale ampliamento del portafoglio clienti PA grazie all'università dei processi implementati, che favorisce l'applicazione dei economie di scala. Cioè quello che stiamo facendo lo stiamo facendo, lo dobbiamo anche pensare anche come volano per quanto riguarda le economie, sia quelle sul territorio sia quelle nazionali. Però questi sono i vincoli che ci devono guidare: una forte sinergia tra le istituzioni, ovvero non dobbiamo essere praticamente invidiosi uno dell'altro, ma dobbiamo veramente sinergizzarsi, e adeguare l'adeguamento normativo ai risultati delle BPR, che è un qualcosa che va un po' contro certo giuridichese imperante. Vi lascio con questa slide, che è una slide del l'ho proprio detta così, 1999, l'ho presa direttamente dal capitolo di un testo di un ex collega dell'AIPA, Gabriele Lazzi, che parlava di legge in direzione dei processi all'interno di un libro che si chiamava Sistemi informativi della pubblica amministrazione. Stiamo parlando di 19 anni fa. Guardate come sono le figure: politiche, processi, procedimenti. E il sotto, il livello dei procedimenti e il livello delle attività operative. L'intervento su questo livello dovrebbe costituire un output della reingegnerizzazione dei processi e non l'intervento in se stesso. Cioè stiamo dicendo qualcosa che si diceva 19 anni fa. Forse sarebbe il caso che partiamo sul serio. E questo è l'invito alla convention del 30 e 31 a Roma. Grazie a tutti. Grazie Guido, grazie per l'intervento.
Ringrazio tutti i partecipanti anche per aver resistito fino a quest'ora e sicuramente in una mattinata molto densa in cui si sono veramente affrontati diversi punti di vista comunque su un tema che abbiamo capito ha come obiettivo comune a tutti i punti di vista il cittadino al centro. Credo che questa tavola rotonda abbia lasciato veramente degli spunti a ognuno di noi per poter partire verso l'idea di costruire un'agenda per accompagnare appunto il nostro Paese verso la digital transformation. Questi momenti penso siano veramente fondamentali per crescere insieme sia come regioni che come Paese nel ruolo che il piano triennale ci ha affidato. Grazie. Grazie ancora agli ospiti delle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, al dottor Pera, e allora lascio la parola all'assessore Cagliari per le conclusioni. Sì, sarò molto breve ovviamente. Mi auguro che presto questa aula sia ancora più piena nei prossimi incontri, perché l'obiettivo è quello di raggiungere il 100% delle presenze, perché questo vorrà dire che avremo creato interesse. Io immagino che, lo dicevo stamattina a qualcuno, per sviluppare il Paese, anche dal punto di vista digitale, dobbiamo formare anche i dipendenti. È fondamentale pensare a un programma di formazione dei dipendenti. Diversamente finiremo per sentire tutta una serie di discussioni fatte dai tecnici, da persone anche molto competenti, ma che non entrano nella testa di ognuno di noi, di ognuno che si deve occupare. Dico di ognuno di noi perché anche la politica, che è lontanissima, ancora anni luce da queste tematiche, perché questa è la realtà. La politica è anni luce, almeno la nostra politica, la politica nazionale. Ed è un obiettivo che io mi pongo come Presidente della Commissione Agenda Digitale presso la Conferenza delle Regioni, è quella di fare in modo che la politica comprenda il valore di quello che oggi ci siamo detti. Possiamo migliorare il Paese e rinnovarlo solo partendo da una formazione a 360 gradi e della classe politica e dei dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi mi auguro che questi momenti si ripetano a più livelli e che un programma di formazione venga effettivamente supportato e gestito dalla mia regione ma da tutto il resto del Paese, affinché queste tematiche diventino realmente il patrimonio di ognuno di noi. Grazie a tutti e buon pranzo.